away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buonasera a tutti e ben ritrovati qui alla 12ª puntata di Connessi con se stessi, qui a Radio Piper. Il programma si può essere ascoltato su 88.8, 93.8 FM, nel resto del mondo dalla app Radio Piper sul telefono, in streaming sul computer, e sul sito www.radiopiper.it, diretta visiva Facebook Radio Piper e Facebook Piper Club e YouTube Radio Piper. Bene, alcuni di voi mi hanno scritto e mi hanno un po' ripreso, non ho fatto bene, chiedo scusa, perché l'ultima puntata non ho parlato un po', diciamo, di quello che sta succedendo, di quello che si sta evolvendo anche, diciamo, sulle mie riflessioni, su quello che sto vivendo, eccetera. Ecco.
Bene. Come molti di noi sappiamo, quando ci viene dato qualcosa dobbiamo anche ricontracambiarlo, cioè nel senso, quando in qualche modo noi riceviamo una conoscenza, riceviamo qualcosa che ci aiuta ad andare oltre, a vedere altre dinamiche, altre soluzioni, altre frequenze, cominciamo a sviluppare altri occhi, altre orecchie per sentire altre cose, automaticamente siamo anche richiamati a diffondere, a divulgare questa conoscenza al nostro prossimo. E qui diciamo, quello che io sto facendo tanto adesso è proprio cercare di essere utile a chi mi chiede, perché è giusto che sia così. Per cui ultimamente ho speso proprio molto tempo a seguire tutte queste situazioni che si avverano, perché quando noi arriviamo, è difficile spiegare, però quando noi arriviamo a capire determinate dinamiche, le cose arrivano. Cioè noi pensiamo una cosa e nel giro di 2 o 3 giorni arriva. Noi chiediamo una cosa e questa arriva. E poi dobbiamo anche svilupparla, perché se abbiamo pensato, abbiamo richiamato quell'energia, dobbiamo poi portarla avanti. Per cui per portarla avanti automaticamente si diventa un gruppo, si diventa in tanti, per cui ci vuole anche più tempo. Ecco, per cui sono stato molto preso anche in questo, e man mano andando avanti sarò sempre più preso anche in altri progetti, per cui il programma che si chiama Connessi con se stessi è un programma di tutti noi, per cui non è un programma di Edward, è un programma di voi, di noi, di tutti insieme, soprattutto dei protagonisti che vengono a divulgare la loro conoscenza gratuitamente come una missione, perché non sono tenuti a venire qua, non è che vengono pagati né niente, è una cosa che loro fanno volontariamente, per cui diventa una missione di vita, portare al prossimo la propria conoscenza. E è quello che io chiedo anche a voi di fare, cioè quello che voi potete apprendere da questo programma, di riportarlo ed aiutare anche le altre persone che sono vicino a noi, ovviamente quelle che vogliono, perché non tutti vogliono, perché richiede impegno e volontà e intenzione di volerlo. Però se troviamo persone che possono, intanto magari piantiamo un piccolo seme, anche se non sono pronti, però poi man mano questo seme germoglierà, per cui è anche un nostro dovere che veniamo richiamati a fare questo. Per cui nelle prossime puntate, è una cosa che io ho deciso, non sarò l'unico conduttore, e anche per i miei impegni che devo portare avanti diverse cose, non sarò sempre io a condurre il programma, ma sarete anche alcuni di voi che a vostra volta, cioè, eravate voi che guardavate, poi siete venuti a parlare, e a vostra volta verrete anche a condurre il programma, perché il programma Connessi con se stessi siamo tutti, per cui abituatevi anche delle volte che Edward non sarà sempre qua a parlare, ed è giusto che sia così, perché il punto di riferimento non deve essere Edward ha detto o Edward dice, perché io non sono Vangelo, cioè ognuno di noi può esserlo, però allo stesso tempo ognuno di noi deve fare il suo lavoro in se stesso, indipendentemente da chi è davanti a voi, perché il lavoro dovete farlo voi, su voi stessi. Quello che arriva da qua sono degli spunti su cui dobbiamo lavorarci, e siamo tutti insieme, tutti una grande famiglia. Alcuni dei progetti su cui sto lavorando adesso, e stiamo vedendo se riusciamo, o se anche qualcuno di voi magari vuole aiutarci o ha dei terreni con delle fonti di acqua eccetera, stiamo vedendo di riuscire a mettere su un'aggregazione, una specie di comunità per chi vuole magari vivere in un modo alternativo,
creando vivendo con i suoi prodotti, con le sue cose, ritrovandosi tutti insieme. Sono delle scelte, però alcune persone vogliono far questo, per cui anch'io, per cui siete benvenuti a partecipare se volete. Altre cose, abbiamo anche delle situazioni musicali, degli eventi, abbiamo una serie di situazioni tutti in piedi, per cui ecco, ognuno di noi deve anche seguire i propri impegni, proprio anche per il sociale, per il nostro prossimo, perché senza l'aiuto di tutti insieme le cose non si avverano, perché tutti insieme ci si può fare, da soli no. Per cui questo è un po' quello che sto vivendo, ecco, ultimamente. Poi mi ero scritto giù un po' di cose, un po' di riflessioni che ho avuto in questi giorni, no? E una cosa stavo pensando. La cosa più egoistica che possiamo fare per noi stessi, per assurdo, io stavo pensando, è fare del bene per il nostro prossimo. Perché se noi facciamo del bene disinteressato per il nostro prossimo, quello che riceveremo è tanto di più. E anche le visioni, quello che riusciremo a vedere anche con i nostri nuovi occhi è tanto di più. Per cui se uno veramente è egoista per il proprio sé e vuole sviluppare il bene per se stesso, la cosa migliore è portare la conoscenza e cercare di aiutare il prossimo, e questo ritornerà in una quantità ancora più grande. Per cui impariamo a essere egoisti per noi stessi aiutando il prossimo, e a beneficiarlo siamo noi, a dividere noi stessi con il nostro prossimo che è meritevole, ci guadagniamo noi. Per cui non ci perdiamo, non perdiamo il nostro tempo, non perdiamo nulla, anzi amplifichiamo quello che abbiamo. Per cui è un punto da almeno provare. Io l'ho provato e il risultato l'ho avuto. Per cui se qualcuno di voi vuole provare, magari mi scrive, perché secondo me lo avrete anche voi. No, questo era uno dei punti. Ecco, che è legato un po' anche al secondo punto, che il progresso che dobbiamo portare, il vero progresso in noi stessi, non è nella nostra esistenza materiale, in quello che ci circonda, la macchina più bella, il telefono più pratico, no, il vero progresso è in noi, e se noi coltiviamo questo progresso allora progrediremo, se no rimarremo sempre là nella stanza dei giocattoli, abbagliati da questo o quell'altro, ma rimarremo sempre là, un po' infantili, un po' irresponsabili, un po' tutti così, però seguiremo solo delle cose esterne e dentro non si progredirà nulla. Per cui questo è anche una cosa molto importante, capire da dove arriva il progresso. Ecco. Una cosa che io faccio, che potreste fare anche voi se avete voglia, bisogna sempre tenere in mente i nostri sogni, i nostri obiettivi da raggiungere, e giorno dopo giorno segnarci cosa abbiamo fatto nell'arco di quella giornata per raggiungerli, perché per raggiungere un obiettivo devi darti a fare, devi farti anche un piano di azione per come arrivarci, non è che ci arrivi tutto in un colpo, però piano piano sì. Per cui dobbiamo sempre tenere ben presente tutto quello che stiamo facendo e tenere, diciamo, i nostri sogni a vista, come diceva qualcuno che mi ha detto anni fa, e solo dopo sono riuscito a capirlo. All'inizio non sono riuscito, però col tempo ci sono riuscito, e ringrazio per questo, perché sono tante piccole cose che sono come dei semi che arrivano nella nostra testa e poi al momento opportuno germogliano. Per cui è molto importante tenere a vista i propri obiettivi, i propri sogni. Ecco. Siamo venuti qui a vivere una vita, per cui dobbiamo viverla, non possiamo delegarla ad altri, delegarla a
qualcuno che parli per noi e ci dica come vivere e darci le istruzioni alle notizie della sera. No, cioè, noi dobbiamo sapere per noi stessi, noi dobbiamo essere responsabili della nostra vita, noi abbiamo una vita da vivere, per cui dobbiamo impegnarci e viverla, perché l'orologio fa tic 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 e non si ferma e non torna indietro, per cui ogni giorno deve essere un giorno in cui noi possiamo realizzare noi stessi, possiamo fare qualcosa per Dio, per il creato, questo che ci troviamo in questo mondo, che noi non creiamo nulla, tutt'al più assembliamo qualcosa, per cui dobbiamo anche ringraziare quello che troviamo e vivere la nostra vita, se no cosa siamo venuti a fare? Cioè, non è lamentarsi è senza senso, cioè, chi si lamenta vuol dire che è pigro, non vuole fare qualcosa. Chi vuole veramente fare qualcosa per se stesso e per gli altri non ha nemmeno tempo per lamentarsi, per cui è importante che viviamo la nostra vita, se no passa e non avremo capito nulla. Ecco. Dicono che siamo stati sulla Luna, sì, perché effettivamente prove non ce l'abbiamo, ci fanno vedere quello che vogliono, però perché non riusciamo ad arrivare noi stessi? Cioè, dicono che arriviamo a migliaia di anni luce o quel che sia, eccetera, più e noi stessi che siamo qua a pochi centimetri non ce la facciamo. Cioè, questa è una riflessione che avevo ieri e mi sono detto, questo devo dirla, perché secondo me perdiamo troppo tempo a distrarci e guardare fuori a questo, quell'altro, notizie, ma sono come delle piccole distrazioni, però ci distraggono da noi. No, non va bene, perché è ovvio che dopo siamo insoddisfatti e non contenti, per cui è importante concentrarsi su noi stessi e arrivare a noi stessi, perché se tu arrivi te stesso vai oltre, c'è tanto dove arrivare. Se ti fermi una notizia finisce lì, spento il telecomando e finito noi, e no, noi siamo ben altro. Ecco, questo. Perché vivere nelle tenebre se si può vivere nella luce? E questa è una domanda che vorrei farvi e se avete voglia mi rispondete come fate di solito, perché c'è tante persone che preferiscono vivere nelle tenebre, nel loro lamento, nel loro questo, quell'altro, eccetera, giustificare il perché non si può fare, perché tutto si può fare, basta volerlo. E per cui perché uno sceglie di vivere nelle tenebre invece che vivere nella propria luce? Ecco, secondo me questi tipi di domande dovremmo anche chiederci, sempre per tenere un termometro sulla situazione in cui stiamo vivendo. Perché? Per vedere il bene richiede semplicità e condivisione. Il mio motto è vita semplice, pensiero elevato, perché se fai una vita complicata non potrai elevarti col pensiero, avrai un pensiero complicato, mentre se tu fai una vita semplice e ringrazi la vita, sii riconoscente verso la vita, aiuta il tuo prossimo se ha bisogno, ama il tuo prossimo come te stesso, cioè semplice, sono le regole della vita semplicissime, proprio l'ABC della vita, e se noi viviamo in base a questo possiamo essere felici in quello che viviamo, cioè noi siamo quello che emaniamo. Se noi ci lasciamo condizionare da una notizia negativa, le nostre frequenze si abbasseranno e trasmetteremo notizie negative e tutto intorno a noi diventa negativo. Se invece noi diciamo no, io questa notizia non gli permetto di entrare dentro di me, nemmeno la rabbia, nemmeno altre cose, dico no, so che questa è una distrazione per farmi abbassare le mie energie, ma io dico no, cioè non voglio che le mie energie si abbassano, voglio che rimangano alte, perché così posso essere felice, soddisfatto e pieno in me stesso. Se mi abbasso non sarò felice e cercherò un qualcosa di esterno per ritornare felice, ed ecco che sarò vittima di qualsiasi propaganda. Per cui la prima cosa è noi siamo quello che vogliamo essere. Se noi capiamo questo,
possiamo essere felici, però dobbiamo essere responsabili a capire cosa far entrare, cosa non far entrare in noi, perché noi siamo i padroni di noi stessi, noi siamo i timonieri della nostra nave, noi decidiamo quello che vogliamo fare. Ecco. Poi un'altra cosa, ma è lunga, per cui ve la dirò nella prossima puntata, che è un po' il ruolo del bene e nel male nel mondo, il perché e il per come, che ognuno fa un ruolo e non è veramente, cioè, il male non è sempre male, il bene non è sempre bene, sono dei ruoli che fanno e comunque sono distaccati dal ruolo, ma ve lo spiego un'altra puntata, che è una riflessione che ho avuto cioè, ci vuole tempo, perché stasera abbiamo un ospite, una protagonista particolare, perché è la prima volta che nel nostro programma qualcuno canta, qualcuno suona. Ho trovato che è un'idea bellissima, e allora ho chiesto a Barbara: perché non vieni a fare un programma radio e portare le tue energie, la tua positività, la tua luce, la tua vibrazione, quello che tu hai dentro, e lo porti a tutti noi, perché è un dono che porta. Per cui ecco, per cui ringraziamo la Barbara per essere qui con noi. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio Radio Piper per questa opportunità enorme e ringrazio tutti voi per l'attenzione che ci state regalando in questo momento. Io mi presento, mi chiamo Barbara, nella vita aiuto le persone a stare un po' più connesse con se stesse e utilizzo questi strumenti musicali che vedete un po' qui e altre chicche che magari, chissà, magari vi porterò in altre occasioni. Oggi avevo piacere un po' di portarvi intanto la mia esperienza, cioè come sono arrivata a fare questo, chi sono, da dove arrivo, ho sempre fatto queste cose? No, come molti di voi. Per molto tempo ho lavorato in azienda, per cui ho lavorato come impiegata in ufficio e non ero felice. Mi sono accorta dopo circa 10 anni di scrivania, di routine, dal lunedì al venerdì, lo stress, i fornitori, i clienti e il fatturato e i numeri che non tornavano. Mi sono accorta che non ero felice in quella vita, perché era troppo, come dire, cioè non poteva essere solo quello la vita, e tutto quello che avevo vissuto durante tutto il resto di vita, nella mia infanzia e anche nell'adolescenza, era stato molto più ricco, arricchente, molto più stimolante, quindi poi per me il salto nel mondo del lavoro è stato, come dire, piacevole magari perché posso anche aver fatto dei lavori carini, diciamo così, però non mi sentivo utile per le persone, mi sentivo perfettamente inutile. E questa sensazione di inutilità ha macinato dentro di me talmente tanto che a un certo punto, come dire, sono arrivate le campane, poi sono arrivate le altre campane, poi è arrivata qualche altro strumento come questi, i cosci, e pian piano ho iniziato a suonarli non solo per me, non solo per rilassarmi dopo l'ufficio, dopo essere stata tornata a casa dall'ufficio, ma a suonarli per gli altri, quindi per aiutarli a loro volta a stare bene. E nella mia vita il suono e la musica hanno sempre avuto un ruolo, direi, fondamentale, come un altro, diciamo, un'altra barchetta che mi ha sempre guidata, ed è stato il tema del viaggio, sotto ogni aspetto, declinazione. La mia famiglia è una famiglia di appassionatissimi di musica, i miei genitori non sono musicisti, però a 4 anni ho visto il mio primo concerto, ho visto gli Europe, quindi sì, dopo una settimana ero andata a vedere Cristina D'Avena, ma mi era piaciuta un po' meno, devo essere onesta. E quindi sono cresciuta in questo ambiente molto, direi, costantemente con la radio che andava, la musica nuova che entrava in casa, e questo mi ha abituata a ricevere suoni, anche a, come dire, essere sempre più sensibile rispetto a quello che era la qualità del suono che in quel momento mi arrivava. Per cui ascoltavo la radio e c'erano cantanti che proprio non potevo assolutamente ascoltare perché magari avevano, non so, la gola stretta, io sentivo il rauco,
sentivo un atteggiamento vocale che secondo me insomma, mi portava fatica al corpo, e magari altri invece musiche che erano meditative o comunque mi piacevano perché mi portavano a sognare. Sono sempre stata una grande sognatrice, quindi la musica per me è un qualcosa che ti porta così, ti solleva da terra, ti fa prendere un aereo, ti fa volare e ti porta in luoghi che non potresti mai immaginare. E i momenti più belli in cui posso aver detto di ascoltare musica, oltre ai concerti, era quando mia mamma e mio papà mi portavano in montagna, cioè il tragitto da casa alla montagna prima di iniziare l'escursione con le musiche o di Antonella Ruggero o dei Pink Floyd o con altri insomma, gruppi internazionali. Per me sono stati i momenti più belli del primo contatto con il suono. Da piccola ho sempre cantato e i miei genitori, se potevano, scattavano qualche foto, mi registravano con il primo microfono che era grande così, quindi e io cantavo le canzoncine di cartoni animati, ovviamente, quindi i Puffi, eccetera, eccetera. Quindi no, la prima è stata Lo Sceriffo, ecco, c'è ancora una registrazione. E sono partita così, in questo viaggio della musica, viaggio che ovviamente un po' desideravo, un po' però avevo interrotto durante l'adolescenza perché ho fatto sport, ho fatto agonismo, però qualcuno dall'alto a un certo punto mi ha fermata nello sport. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, mi sono dovuta fermare, però per me è stata, come dire, da un lato una batosta perché ovviamente ho perso la squadra, avevo perso le amichette, insomma tutte quelle cose che da piccola o comunque da adolescente sono importanti per te, però questo è stato il mezzo per poter iniziare a suonare musica, non solo ad ascoltarla. E ho iniziato a suonare la chitarra, ma ero imbranatissima, ero inascoltabile, e la mia maestra di chitarra me l'ha fatto notare subito che io ero una cantante, non ero una chitarrista, e quindi l'ho ascoltata e ho cambiato insegnante. Ho trovato un insegnante di canto che saluto tanto perché poi è stata la mia insegnante per 20 anni ed è come dire, non è solo un insegnante di canto, ma è stata l'anima che si è presa cura della mia anima per 20 anni attraverso il suono. Quindi ha avuto un ruolo fondamentale. Mi ha aiutata a capire e a percepire dentro di me che la voce non è solo, come dire, una prestanza muscolare del corpo umano, ma è l'anima stessa che vibra, è un insieme di, come dire, sincronismi perfetti del creatore che, stimolati a dovere, un po' qua e un po' là, ti porta a darti agli altri attraverso quello che è il suono della voce. Quindi per me il canto è sempre stata un'attività, prima di tutto, di lavoro su di me, interiore, di ricerca profonda, perché ovviamente ogni giorno siamo diversi, arriviamo da vissuti diversi, quindi cantare in una condizione di relax è una cosa, cantare con una percezione di gioia è un'altra, cantare con un dolore magari e trasformarlo in un qualcosa di più utile per te stesso è un altro paio di maniche, così si dice. E quindi ho iniziato a cantare, ho iniziato a così esibirmi con vari gruppi musicali. Io ero una rockettara, quindi una volta cantavo gli Scancanensi, cantavo i Dream Theater, tutte queste cose molto yeah, esatto. Non si direbbe se uno mi vede adesso, però in realtà saltavo sui tavoli per, come dire, incitare le persone a ballare. Cioè, la buona riuscita della serata all'epoca era che le persone sorridessero e ballassero tutta la sera, qualsiasi cosa io suonassi, dall'heavy metal al dance anni 70, e quindi ho fatto un po' questa esperienza molto bella, molto, come dire, nutriente per quanto riguarda il dare l'energia alle persone e il riceverla anche, perché ho ricevuto tantissimo. Volevo fare una piccola parentesi. Il rock è energia. Difatti, quando tu senti la musica rock ti dà energia dentro, cioè tutte le persone che ascoltano rock eccetera sono persone pensanti, stimolanti col cervello, energetiche. Difatti cosa hanno fatto? Per dominare la gente hanno tolto il rock, infatti non c'è più, e così sono tutti ammossati, perché il rock dà energia, quello che ascolti è quello che sei. Chiusa parentesi. Sì, il rock dà tantissima energia
E la cosa bella è proprio vedere le persone che poi conoscono il brano e quindi te lo cantano in faccia con sti occhi spalancati, e io ho ancora questi bei ricordi di quelle serate in cui sì, avevo un ruolo che era quello di aiutare le persone a non starsene sedute, sottomesse, sai, al pub il sabato sera con la birra triste davanti agli occhi. No, è sabato, festa! Quindi ero proprio una festaiola e lo sono tuttora, per cui al di là delle campane che vedete qui, insomma, se c'è da cantare gli Scancanensi mi diverto ancora, ecco, a farli. E quindi sì, ho fatto tutte queste belle serate, molto bello, però anche qui cantare nel rock non è facile, perché a volte ci si imbatte in musicisti che diciamo hanno voglia di esibirsi molto, diciamo, con dei bei volumi, con dei suoni a volte un po' prepotenti, e lì siccome il mio volume era qua nel mio corpo e quindi non c'era un qualcosa da alzare più di tanto, allora ho dovuto imparare a usare il mixer perché? Non tanto per regolare meglio me, ma per abbassare i volumi degli altri e soprattutto imparare a regolare le frequenze, perché molti chitarristi avevano voglia di sentire più frequenze acute e quindi facendo così, oppure saturare le frequenze basse, e questo chiaramente andava ad incidere non solo sulla vibrazione generale di tutti coloro i quali partecipavano agli eventi, ma soprattutto su di me, perché chiaramente dovevo sopportare un livello di stress vibrazionale che era intollerabile. Quindi quella è stata, diciamo, la mia prima esperienza, diciamo, scientifica, diciamo così, con il mondo delle frequenze, che assolutamente non conoscevo, ma avevo imparato che esistevano, effettivamente davano qualcosa alle persone, scaturivano degli effetti, e che questi effetti bisognava un attimo come dire, averne cura, perché tu quando suoni e dai qualcosa agli altri, cioè, ti stai dando, e quindi è importante sapere cosa stai dando e come lo stai dando. E dopo tutta una serie di esperienze così, pian piano ho cambiato gruppi, eccetera. Nel frattempo appunto ho iniziato a lavorare e appunto non ero felice. E all'ennesima sconfitta professionale, mentre in cui stavo cercando di inviare il curriculum all'ennesima azienda da cui poi probabilmente avrei ripreso a essere infelice, eccetera, qualcuno dall'alto mi ha bloccata e sono successe un paio di cose che tuttora mi metto a ridere quando le racconto, però una è che stavo mandando un curriculum a un'azienda e praticamente si è bloccato il loro sito internet. Proprio così. Considerate che altri miei amici e amiche avevano tentato di mandare anche loro il curriculum e loro ci sono riusciti. E io no. Provo a mandare una mail e no, l'indirizzo email non funziona. Dico va bene, allora aspetto qualche giorno, riprovo, perché io sono una che se si mette poi vada avanti fino in fondo. E il giorno che riprovo si rompe il mio computer. E quindi ho detto vabbè basta, ho capito, non devo fare questa cosa. E là ho capito che sì, che non era quella la strada e che avrei dovuto pazientare ancora qualche giorno prima di vedere lo sviluppo effettivo di questa nuova strada che si stava manifestando. Ed è stato così. Dopo neanche un mese ho smesso di lavorare in azienda e ho iniziato a fare quello che faccio adesso, cioè suonare e cantare per le persone, buoni suoni, buone frequenze, musiche delicate, molto accoglienti, amorevoli, con lo scopo di aiutarle a star bene. Ed è appunto la mia, come dire, è il modo in cui io cerco di aiutare le persone nel vivere la propria vita e anche nel trovare un'evoluzione, perché come diceva Edward poco fa, sono anch'io molto convinta del fatto che spesso ci si concentra troppo sulla propria area d'ombra anziché spostare l'attenzione sull'area di luce e portarla su, farla emergere. E sì, quindi pienamente d'accordo con quanto dicevi poco fa. Grazie. Ora, dai, stavo pensando un po' a quello che stavi dicendo, che in effetti, cioè, allora ci sono diversi modi di vivere, però tu quando scegli di dire ok, voglio ascoltare me stesso, voglio ascoltare quella vocina
voglio ascoltare che ognuno di noi, anche quello che è non credente, comunque sia, ha quella specie di intuito, quella specie di vocina, eccetera, che ci hanno sempre insegnato a reprimere perché magari la mente sono ma invece no, è il nostro spirito guida. Allora, quando tu cominci a dire ok, comincio a ascoltare e metti in pratica, perché quello che ti dice è sempre giusto. Siamo noi che giochiamo a essere Dio, a essere io no, non facciamo niente, cioè, però diciamo ci fanno credere come il bambino pensa di essere qualcosa, vabbè. Comunque non importa. Quando tu cominci a ascoltare te stesso, il tuo spirito guida, a connetterti, magari anche chiedere, ti viene indicato. Cioè, io questo ve lo assicuro, cioè veramente ve lo assicuro, cioè cominciate a vivere in un modo diverso. Cioè, tutte le persone che hanno iniziato un percorso, che sono connesse, eccetera, che hanno cominciato ad ascoltarsi, ascoltare il proprio angelo custode, a cominciare a capire le energie che ci girano intorno, a capire le frequenze delle energie che ci girano intorno, eccetera. Cioè, dopo tu sei guidato. Cioè, è anche, tra virgolette, più facile vivere così, è anche più bello, perché incontri persone come te, vivi con persone come te, ti arrivano tutte vibrazioni, energie, ti succedono cose che sono in sincronia come te, per cui perché non vivere così? Se si può vivere meglio? No? Non so, a te ti succede la stessa cosa di quello che ho appena detto adesso o una cosa mia? Assolutamente sì, una cosa di cui sono profondamente grata è che da quando ho iniziato a dire sì, ok, al di là del fatto di essere credente nel divino, al di là di questo, quando ho iniziato a cercare di percepirlo, ovviamente sono arrivate le persone che mi hanno aiutata a intraprendere pian piano la mia strada sul piano spirituale. Sono arrivate persone di una semplicità incredibile, delle persone anziane magari che vivevano molto diciamo, ritirate nella loro vita, ma che hanno dato dei semplici insegnamenti e mi hanno fatto capire cos'è intanto il creatore, chi è, diciamo chi è, al di là dei nomi che poi le varie religioni danno, ma cos'è Dio? È amore. E questa è la cosa più importante. Poi ho iniziato a dire ok, mi è stato detto chi è il creatore, mi hanno suggerito che ho uno scopo, allora mi sono fatta delle domande, ma io che scopo ho? E lì ho iniziato a scartare, cioè anche andare per esclusione, perché ovviamente dici, ma il mio scopo è incrementare il fatturato a degli imprenditori, potrebbe anche essere, ma io desidero che sia questo, e quindi ho iniziato a dire, ma io vorrei, no, non può essere solo, no, quindi... E poi la cosa bella è che quando ho veramente, come dire, preso le antenne della parabolica e le ho aperte, ho deciso di aprirle perché è una scelta interiore, quella di connettersi sopra e di conseguenza con se stessi. Quando ho deciso che mi sarei connessa, si sono spalancate delle porte che mai avrei immaginato. Vi racconto qualche aneddoto giusto per darvi un po' la portata di quello che ho vissuto. Qualche anno fa, era dicembre, sì, il periodo in cui cadono le stelle cadenti, no? Cade una stella e io dico, io cosa chiedo adesso? Non vedo mai stelle cadenti, non sono così fortunata. È arrivata e ho chiesto di incontrare qualcuno che potesse capirmi nella mia esigenza di fare ricerca nel suono, di continuare una ricerca che avevo iniziato quando ero adolescente con un bravissimo maestro di jazz che mi faceva suonare i plexiglass, mi faceva suonare le pentole rotte o gli oggetti che non suonavano, in realtà avevano dei suoni fantastici. E dopo quell'esperienza ero rimasta, sai, ti si accende la fiamma, però poi non hai compagni di giochi. E sono passati più di 10 anni senza compagni di giochi, appena ho visto la stella ho detto, no, adesso chiedo che arrivi almeno un compagno di giochi per riprendere un po' questa passione che ho del suono. E dopo neanche 3 mesi praticamente sono stata trascinata a forza da alcune mie amiche a vedere un concerto in un posto in cui non sarei mai andata, perché era un posto molto aristocratico, di quelli, sai, cui entri, ti guardano dalla testa ai piedi, se sei vestito bene e tutto.
Vabbè, le mie amiche mi hanno portata, diciamo che l'artista che si esibiva per me era, insomma, ci tenevo tanto a vederla, era una ragazza greca, una bravissima ragazza greca che suona uno strumento antico, quindi molto bello. E lì ho incontrato un jazzista che si è incuriosito dalla mia voce, da quello che facevo, e mi ha chiesto di cantare nel suo progetto. E lì ho trovato i compagni di giochi. Quindi per un periodo, diciamo, come dire, ho potuto riprendere a esplorarmi con la voce e con gli strumenti che avevo, le percussioni che avevo, cercando nuovi suoni. E per me è stato nutriente, perché poi è stata questa persona, questo bravo jazzista, a dirmi: guarda che tu non hai bisogno di suonare con i gruppi, prendi le campane e suona, fai, cosa aspetti? È stato bellissimo, perché lì ho preso fiducia in me stessa, che prima chiaramente non avevo, e poi cambio casa, vado a vivere da sola. Un giorno, sai, vado a prendere la posta sotto casa, si avvicina un ragazzo come Edward, con i capelli biondi e tutto, sembrava appunto norvegese. Ho detto: ma chi è questo? Ciao, sono Tizio, sai, abito di fronte a te, sono un fonico. Oh, il vicino di casa era un fonico, quindi praticamente sì, abbiamo passato 2 anni a condividere i weekend, registrando, sperimentando col suono. Io ho imparato tantissimo da lui e lo ringrazio tanto. Ho imparato a registrarmi, quindi anche a dosare i suoni, a suonare e a cantare in modo diverso in funzione dell'essere per gli altri comunque registrata in un CD magari. E un giorno appunto un'altra cosa strana che è successa, dovevo comprarmi, sapete, i tappeti, quelli per insonorizzare le stanze, perché sennò quando registri è tutto un eco enorme. Non sapevo dove andare, perché ovviamente, sapete, i tappeti persiani costano 1.500 euro all'uno circa, e io non ho quei soldi da spendere, non li avevo. Dove vado, dove non vado? E mentre stavo facendo la spesa, quindi ero molto, diciamo, facilmente intercettabile nei pensieri, mi è arrivata questa intuizione di andare in un negozio di cose usate a Treviso, dove in teoria avrei trovato i tappeti. Ho preso la macchina, sono andata e c'erano i tappeti che adesso ho a casa, e quindi Tu sei stata guidata ad andare? Sono stata guidata, sì, assolutamente. Da quando appunto questo jazzista nel 2018 mi ha detto: tu sei pronta, prendi ste campane, suona da sola, canta da sola, che lo puoi fare, anzi sono il primo a chiederti di farlo per me. Da quando questa persona mi ha chiesto questo, si sono aperte un sacco di cose per me, e quindi, come dire, questo è per rassicurarvi del fatto che quando qualcosa lo dovete fare, davvero è così, e soprattutto che la strada pian piano si manifesta. Potrei raccontarvi tanti altri episodi di vita, da quando ho iniziato a fare ovviamente questa condivisione della musica con le persone, e quasi ogni mese ne avrei 2 o 3 episodi da dire di come dire, intuizioni che mi sono arrivate su come gestirmi. Ma ovviamente, ripeto, io sono un po' come Edward, cosa c'è di mio qui? L'anima? Ma anzi no, quella è un pezzetto del creatore, quindi neanche quella non è mia. Il corpo non è mio, è in dotazione, diciamo, in questa vita. E come dire, la programmazione interna è frutto di altre reincarnazioni, per chi ovviamente la vede in questa modalità, e di conseguenza non è mia neanche quella, perché è un bagaglio di esperienze già maturate in altri momenti del passato, e quindi semplicemente io sono qui e faccio quello che devo fare come riesco a farlo, e se sbaglio meglio, così imparo di più e capisco come raddrizzare la barca, diciamo così. Eh sì, perché ci insegnano proprio attraverso i nostri sbagli. Se noi non sbagliamo, è come dire, non c'è il bene senza il male, perché senza il male non puoi capire il bene. È semplice, sì. Per cui serve anche quello, per poi dopo riprendersi. È tanto ampio il discorso. Cioè, poi, diciamo, alcuni di voi capiscono questo che stiamo parlando io e la Barbara. Per quelli che magari non lo capiscono, vedono come un'utopia, un qualcosa di irraggiungibile, vi dico no, cioè, non è irraggiungibile, è molto raggiungibile, basta volerlo, basta crederci, basta smettere di giocare con l'ego,
credere che siamo qualcosa che non siamo, essere umili, aiutare il nostro prossimo e poi tutto arriva. Cioè io praticamente io navigo a vista, cioè mi spiego. Anche io. Cioè, anche tu. Sì. So cosa farò fino a domani quando mi sveglio e basta, poi boh, chi lo Io sa. pensavo di essere l'unico. Siamo almeno in due. Comunque praticamente quando cominci a essere connesso devi volerlo, perché magari persone non lo vogliono perché hanno paura, oddio, cioè, no, assolutamente no. E dopo tu ricevi, cioè, dei segnali, delle cose. Io personalmente come Edward mi sento uno strumento, cioè 100%, cioè un coordinatore che magari dico ok, devi fare questo, io dico boh, come faccio? Track, ti arrivano le cose, ti arrivano le persone, arrivano questo, quell'altro, per cui tu alla fine metti solo in pratica, cioè diventi come una connessione, diventi come dire una radio. Come faccio ad ascoltare quel suono? Ecco, c'è la radio, gira il canale, ecco, uguale. Cioè io alla fine di mio non so veramente cosa faccio di mio, cioè io faccio quello che mi dicono di fare, per cui io sono uno strumento, faccio questo, ok, penso una cosa, arriva, cioè penso questo, cioè se deve arrivare, se è una cosa giusta, arriva, cioè per cui devi neanche preoccuparti di niente, cioè è un modo di vita veramente bello, cioè è bellissimo, è stupendo, sei sempre felice, sei sempre tranquillo, sai che sopra c'è chi si prende cura di te, cioè, perché io ho sempre detto, boh, finché sono utile, per cui le cose vanno bene, per cui è anche un modo egoisticamente parlando, però è così, per cui non ti manca niente nella tua vita. Ovviamente devi rimanere umile nel tuo, aiutare il tuo prossimo, essere a disposizione anche del tuo prossimo che ha bisogno, cioè diventa una missione di vita, cioè alla fine tu, quello che tu vuoi vivere giocando a essere Dio, non riesci più, perché sennò perdi tutto questo, cioè così vivi bene. Se tu invece dici no, io sono il protagonista, io sono questo, io voglio le cose, cioè perdi tutto, cioè ti tolgono tutto, perché sennò vivresti male, perché fare questo con la conoscenza, cioè andresti fuori di testa, per cui non possono dare la conoscenza se tu vuoi questo, perché sballi, cioè non ce la fai psicologicamente, cioè, no, per cui questo arriva quando tu decidi di seguire una strada piuttosto che un'altra, cioè è una scelta, però se tu la scegli veramente vivi non bene, benissimo, però è una scelta, automaticamente ti distacchi anche dalle cose materiali, però, per cui cioè, devi volerlo, no? Assolutamente, è una cosa che devi, cioè che non è che devi, che se la vivi è perché la senti dentro, e soprattutto se la senti dentro non è che tac, si accende l'interruttore, ho sentito, domani sono già che faccio quello per cui sono venuto qui, no, non è proprio così, quindi è giusto, come dire, esprimervi la completezza di quello che è il pacchetto connessi con se stessi, diciamo così, e il pacchetto prevede che qualcuno dall'alto ti prepara, strada facendo. È come se ti desse ogni tanto ti suonasse ogni tanto un giro di campana e tu la senti, aspetta che ascolto. Poi suoni di qua, i Depeche Mode, i Rolling Stone di nuovo, che bello, aspetta, dopo diciamo, ma adesso mi ascolto tutto il CD però, e quindi ti prendi la compilation dell'hard rock. Sì. E che altro dire, è vero, i segnali ci sono sempre, e è un privilegio poterli ricevere, e direi un dovere seguirli se si è scelta questa strada. Se non li segui non ti arrivano, semplice. È vero, sì. È vero. Perché dico, perché devo mandare se non li segui, non ti arrivano. Cioè, sì, è vero, scelgono qualcun altro. Ovvio. Sì. Comunque la radio è contenta che ci sei, perché ogni volta che c'è qualcuno, mentre parla, non mentre non parla, mentre parla, dice qualcosa, eccetera, di profondo, eccetera, quella luce là tende ad andare quasi a spegnersi, poi riaccendersi. Allora grazie. Ecco, io ho notato questa cosa in tutti quelli che vengono e che parlano, eccetera, è come un segnale per dire grazie che ci sei.
E si è notata Mamma mia. questa cosa ogni volta. Che bello, Sì. grazie. Sì, Lo non dico ogni anch'io. volta, con certe persone, ecco, questo sì. Mamma mia, Poi- grazie. Sì, sì, sì. Ecco. E tu mi hai detto che volevi anche suonare qualcosa, volevi portare un qualcosa di tuo da donare anche alle nostre orecchie? Assolutamente Ecco. sì. Allora oggi volevo farvi percepire, portarvi ad ascoltare qualche suono, vi facendo un'esperienza un po' diversa dal solito, sia che voi stiate ascoltando attraverso la radio o che stiate vedendo una delle dirette online. L'idea mia era quella un po' di prenderci qualche minuto per, come dire, entrare in connessione con noi stessi attraverso dei suoni. Oggi vi ho portato una campana di cristallo, una campana tibetana, delle campane tubolari e dei koshi, oltre che ovviamente la mia voce. E la mia idea era quella di proporvi un modo di ascoltare diverso, quindi non si ascolta solo con le orecchie, si può ascoltare con il corpo, per esempio, lasciando che il suono parli ai nostri centri energetici, per chi ovviamente li conosce o semplicemente a delle zone del corpo molto chiare, il torace, il busto, la pancia, la testa, le mani, le braccia, le gambe, i piedi, quindi molto semplice. E per chi è già più verso il mondo della meditazione, ve la butto lì, se vi va di aprirvi un po' di più, potete anche provare a fare l'esperienza di lasciare che arrivino anche delle visualizzazioni, delle immagini. Potrebbero arrivare immagini astratte, simboliche, oppure immagini reali di luoghi che conoscete, come no. In generale, la mia proposta per voi di questa sera è semplicemente di lasciarvi portare dal suono dove avete necessità di essere in questo momento. Quindi potete fare l'esperienza ad occhi chiusi o ad occhi aperti. Io vi consiglio di stare seduti o distesi o semisdraiati, quindi in una posizione comoda, rilassata, dove potete sentirvi a vostro agio e lasciare le tensioni giù, che cadano giù e che, come dire, che ci lasciino per questo momento perché non servono più. E la prima cosa che ci tenevo a portarvi erano delle campane tubolari. Vi farò una serie di 3 suoni, prima singoli, vi guiderò mano a mano nel percepirli e successivamente li suonerò insieme. Formeranno una sorta di trama sonora armonica che andrà a completare questo primo momento di raccoglimento attraverso il suono assieme. E allora che dirvi, buon viaggio sonoro e a tra poco per il ritorno. Allora trovate una posizione comoda, rilassata, prendete contatto con la vostra respirazione, concedetevi alcuni respiri profondi per scaricare a terra tutto quello che davvero non serve più in questo momento. Ora iniziate a entrare sempre di più dentro al vostro corpo e a percepirlo da dentro, osservandolo in modo neutrale, senza giudizio.
lasciate che questo primo suono vi aiuti a entrare sempre più in profondità e vedete dove vi porta. Ora con il prossimo suono entrate sempre di più nella parte luminosa di voi stessi e lasciate la possibilità di accogliere ciò che è lì per voi da sempre in questa luce. La luce è qualcosa di inaspettato a volte, prezioso, speciale per davvero. E allora rimanete ancora lì, in questa dimensione che vi meritate, che è per tutti. E iniziate a viverla, a esplorarla, come se foste in vacanza.
Bene, ora che abbiamo fatto una bella esplorazione, un bel viaggio, possiamo pian piano tornare qui, tornare a percepirci in questo spazio, in questo corpo. Possiamo iniziare a respirare profondamente per ricontattarci nel qui ed ora, e quando ve la sentite potete riaprire gli occhi. Bentornati. Spero che abbiate viaggiato in un bel posto. Avevo piacere di iniziare questo momento sonoro proponendovi dei suoni che portassero armonia, ma soprattutto che lavorassero sull'espansione. Perché? Perché è primavera e quindi non potevo portarvi dei suoni autunnali. Ogni stagione ha i suoi frutti e anche i suoi suoni, e quindi tra i suoni che io prediligo in questa stagione ci sono questi 3 suoni. Se c'è qualche musicista in ascolto probabilmente si sarà accorto che era un accordo maggiore. E che altro dirvi? Sì, ecco, una cosa tecnica, forse è il caso di esprimerla. Gli strumenti che avete ascoltato e che ascolterete oggi hanno tutti l'intonazione in 432 Hz. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il suono, come sapete, è vibrazione. È come se fosse un'onda. Immaginate un'onda come le onde del mare, ha delle, come dire, un movimento a pulsazione. Quando voi ascoltate una musica, per esempio, d'orchestra, ok, solitamente i musicisti sono intonati in 440 Hz o alcuni altri anche in 444, per esempio, perché appunto devono, come dire, coprire più fasce di espressività, ok, sul piano delle frequenze. La mia scelta rispetto all'essere musicista per aiutare le persone a star bene è quella di proporre un suono che abbia meno pulsazioni in un secondo. Questo perché? Perché aiuta il corpo a stare bene. Cosa accade tecnicamente? Io percuoto la campana tubolare, lei si mette in vibrazione, in un secondo avete meno battiti, ok? Meno pulsazioni che vanno a intervenire sul flusso elettrico delle cellule del vostro corpo, che vanno a intervenire sulle vostre onde cerebrali, e questo fa sì che il suono vi aiuta come prima cosa a riportare il corpo ad un ritmo biologico, il suo ritmo naturale, che certamente non è un ritmo frenetico, anzi. Quindi il primo, come dire, beneficio dal poter ascoltare strumenti intonati in 432 Hz è proprio questo, come dire, il fisiologico rallentamento delle proprie funzioni, sia cerebrali che appunto dei vari organi del corpo. Poi chiaramente, per quanto mi riguarda, c'è anche una ricerca rispetto alla qualità del suono, intesa come gli armonici che vanno a comporre il suono di uno strumento. Quindi oggi, anche se vi ho magari percosso una sola campana tubolare, voi in realtà in quella campana non avete sentito una sola nota, avete sentito una nota e degli armonici, cioè delle altre note. Degli armonici sempre molto armoniosi. Questi sono tutti strumenti artigianali, questa no, ovviamente è tornita in modo industriale, è anche evidente, si vede, ma questi sono artigianali, anche questo, anche lei. E il fatto che siano strumenti artigianali significa che portano anche la volontà curativa sonora degli artigiani che le hanno realizzate.
E io sono grata per aver conosciuto l'artigiano che ha realizzato queste campane tubolari, perché è un'anima che esprime attraverso il suono molta compassione, molta delicatezza, molta amorevolezza, e per cui i suoni parlano anche di questo attraverso gli armonici che hanno. Ora non mi dilungo sulla tipologia di armonici, però se c'è qualche musicista in ascolto do solo un input veloce. Ci sono degli ambiti di suonoterapia e musicoterapia che studiano la valenza emotiva sul piano psicologico e non solo, ma anche diciamo psicosomatico, dell'azione di una certa gamma di armonici e di intervalli musicali sulla persona. Chiaramente da musicista, quando si sceglie uno strumento, è importante accorgersi degli armonici che produce, perché è come la carta d'identità del suono. Tu sai quel suono su quali aspetti psichici e di conseguenza anche somatici va a lavorare quel suono. Quindi questa sera ovviamente adesso non mi dilungo sulla come la carta d'identità di queste campane tubolari, però insomma volevo solo esprimervi che volevo portarvi comunque amorevolezza, quindi l'intento principale di questa scelta per queste campane di oggi è stato questo. Ecco. Stavo pensando a diverse cose mentre parlavi. Primo, sai che la radio, come anche Radio Piper, con qualsiasi radio che trasmette suoni, perché tramite i ripetitori, le antenne trasmette dei suoni, è a onda. Cioè anche tu quando vai a fare le misure, qua può arrivare una potenza, 1 metro in là, scendere o salire e dopo un altro metro riprendere. Cioè è fatto proprio a onde, così. Uguale come dicevi te. C'è proprio il discorso delle onde, per cui anche col discorso dei ripetitori che mandano segnale è a onde, per quello devi misurare in più punti per fare la media, perché magari qui è basso, lì è alto o viceversa, capito? Per cui molto interessante questa parte qua, eccetera. E l'altra parte molto interessante, se non di più, anzi 2 parti che hai detto, perché ascolto attentamente e poi ripeto. Era il discorso che dicevo prima, l'intento con cui tu fai le cose. Allora io per questo, cioè da diverso tempo a questa parte, sto molto attento all'intento e allo stato d'animo mentre faccio le cose, perché se il mio stato d'animo è turbato devo star fermo, perché se no trasmetto uno stato d'animo turbolento in quello che sto facendo e va a scapito degli altri. Mentre se io sono positivo, creo un'energia positiva, cioè creo un qualcosa con amore e devozione, perché ho anche la possibilità di farlo, perché io ringrazio sempre Dio, perché nell'ultimo periodo proprio mi sono accorto che la mia fede, soprattutto in me stesso e verso il perché sono qua, si sta rafforzando proprio di giorno in giorno, perché io dico, ho la fortuna di fare un qualcosa che mi piace, come tu hai la fortuna di fare qualcosa che ti piace, per cui devi farlo al meglio, perché hai una grande benedizione di poterlo fare, per cui porti all'energia del mondo e al tuo prossimo proprio questa fortuna e questo amore che tu trasmetti attraverso i tuoi gesti. Per quello è molto importante che noi, quando vediamo qualcuno, donare un sorriso, donare una buona parola, aiutare il nostro prossimo se possiamo, eccetera, perché questo creerà una buona energia e la buona energia va avanti. Se invece noi ci facciamo distrarre dalle notizie negative, diventeremo negativi, andremo in giro con un viso terrorizzato, questo con l'altro, eccetera, trasmetteremo negatività. E la gente lo percepisce e quelli che sono più deboli diventeranno a loro volta così. Per questo dobbiamo sempre ringraziare la possibilità che abbiamo, ma anche la possibilità del nostro corpo. Abbiamo le mani, abbiamo una testa, abbiamo un'intelligenza, c'è una grande dono che abbiamo. Pensa a chi non ha il dono della salute o delle mani, delle cose, per cui solo per questo dobbiamo essere grati e dare il meglio di noi stessi in quello che facciamo, perché la vita è bellissima, la vita è un dono. È come la gente che dice oggi è una brutta giornata. Perché è brutta? Le giornate non sono brutte, sono
asettiche, tra virgolette, cioè nel senso non c'è né il buono né il cattivo, sei tu nella tua mente che tu la permetti di essere bella o brutta, perché la giornata è perfetta, viene su quell'ora, va giù quell'ora, la luna viene su in quel periodo, è tutto perfetto, per cui la giornata non è brutta, cioè siamo noi che siamo brutti nel nostro cervello, cioè non è la giornata, cioè secondo me noi sbagliamo veramente tanti termini perché non ci ragioniamo sopra, ma se solo cominciamo a ragionarci possiamo veramente cambiare il nostro modo di essere, perché quello che l'energia che siamo è quello che emaniamo, per cui se noi siamo grati, come hai detto anche te, quello che ha fatto questi strumenti eccetera, ha messo il suo cuore dentro, ha messo il suo anima, per cui automaticamente rispecchierà quel suono. E come anche tanti cantanti che cantano, dicevano cavolo, per una volta faceva delle belle canzoni, adesso magari a volte era più connesso, magari a volte era anche più felice, magari adesso è più frustrato, cioè vai a capire perché, ci sono tanti motivi anche se la persona è lo stesso. Terza cosa, quando ho preso in mano il discorso della radio, allora mi sono detto ok, perché per chi non lo sapesse la radio era dei miei che hanno messo su ancora fine anni 70, inizio anni 80, e praticamente cioè, ovviamente è stata passata una fase, mio papà metteva le sue canzoni perché aveva in quel momento il discorso dei locali, per cui lui lo usava principalmente per diffondere quello che lui cantava e pubblicizzare il locale, per cui cioè, come tanti altri facevano in quel periodo che avevano le radio eccetera. Io quando ho preso in mano, so che poi i miei genitori negli anni ovviamente hanno fatto il loro viaggio, sono andati avanti eccetera, e io ho detto ok, allora innanzitutto ho detto sia il locale che la radio sono cose dei miei genitori, per cui non si toccano, cioè per rispetto verso di loro, cioè bisogna tenerli e bisogna curarli al massimo, perché il problema tante volte noi vogliamo quello che non abbiamo ma non apprezziamo quello che abbiamo, per cui se noi partiamo dall'apprezzare quello che abbiamo non abbiamo più bisogno di altro, per cui ci basta e ci avanza, cioè, anzi, per cui diciamo si impara a apprezzare quello che sia è già una buona cosa, cioè, già ci soddisfa, per cui io mi sono detto ok, cosa posso fare per far sì che posso trasmettere un qualcosa di più positivo proprio per chi ascolta, perché mi sono detto, ho una responsabilità, perché quello che io trasmetto, cioè io trasmetto, radio trasmette, però che io decido che va in radio per trasmettere, cioè, influisce sullo stato d'animo di chi ascolta. Per cui ho detto, io a questo punto ho una grande responsabilità, perché tu fai del bene ti torna del bene, fai del male ti torna del male. Se tu pensi solo ai soldi diventerai povero, se tu pensi al bene del prossimo diventerai ricco, cioè è una questione di energia alla fine, è tutto energia. Noi pensiamo che sia materia, ma materia non è nulla, è solo quello che è il risultato dell'energia, ma la materia in sé per sé non è energia, è quale energia? È quello che tu crei, cioè, no? Come il suono, cioè, non è quello che è come lo suono, l'energia che tu ci metti, è quello che emana, no? Come suono. Allora, partendo da questo principio, ho detto, devo trasmettere della musica che dà entusiasmo, che dà energia, che diventa come una colonna sonora della nostra giornata a livello di frequenze alte. Perché il problema, principalmente nella nostra nazione, ma da secoli, non solo adesso, è che cerco di tenere le frequenze basse, perché con le frequenze basse tu governi un popolo, perché ha paura e allora ti segue come il pastore, mentre se le frequenze sono alte, come nei paesi nordici, loro dicono ma io perché devo seguirti, cioè io ho la mia vita da vivere, per cui è diverso. Allora io ho detto ok, qua da noi abbiamo tanta musica purtroppo deprimente, tante musiche strappalacrime, cioè, veramente tutto un lamento, cioè, ma per carità, cioè, e poi anche tante altre cose che musicalmente non ci sta. Allora io ho detto ma io non voglio trasmettere angoscia, non voglio trasmettere
cose negative come tanti bambinoni che piangono pieni d'acqua, cioè, no, cioè, non siamo dei bambini, siamo delle persone adulte e responsabili, cioè, almeno così si dovrebbe essere. Per cui ho detto, io voglio trasmettere della musica che ti dà grinta, ti dà voglia di fare, ti dà entusiasmo, ti dà quella energia, perché tu quello che ascolti è quello che sei. E tu ascolti musica deprimente, sei una persona depressa, no? Sì, sono Infatti qua nella nostra d'accordo. nazione siamo pieni di gente che si lamenta e che è depressa, tanti bambinoni che piangono su se stessi, ma alla fine che nessuno si tira sulle maniche per fare, perché se no, sai cosa si farebbe in questa nazione? Cioè, di tutto di più, con tutta la fortuna che abbiamo. E allora io ho capito che la musica è molto importante. Allora io ho detto, ok, devo scegliere delle sonorità, delle frequenze della musica che ti porta a stare alto a livello vibrazionale, e così tu sei forte. Ho detto, allora sono andato contro, cioè difatti da noi non sentirà quasi mai quelle hit stupidine del momento, perché proprio no, cioè noi andiamo controcorrente, cioè, siamo una radio libera e indipendente. Perché libera? Perché è libera qua, nel cervello, nella testa. Se no tu non sei libero, sei Il solo cuore. un pezzo del puzzle, come dicono i Pink Floyd, another brick Brick in the wall. Alla fine cosa Direi che è un trasmetti? brano attualissimo, ahimè. Sempre stato. Sì, ahimè, devo Già dire da che allora, adesso sì, ancora di più. più. Non è che la gente ha capito, No. anzi, figurati. More bricks in the wall. Sì, Too many bricks in the wall. sì, per cui cioè, questo è stato il mio concetto di quando ho preso in mano la radio, di portare un qualcosa a livello di vibrazionale alto, di frequenze alte, di modo che chi l'ascolta può ascoltarlo tutto il giorno e non sarà mai depresso. Perché anche se tu sei depresso, ma ascolti una vibrazione, una frequenza positiva, ti innalzerà. Perché misery needs company, cioè la miseria ha bisogno di compagnia. Se tu dai delle frequenze alte, gli stona la miseria, per cui o spegne e continui a cercare miseria altrove, giusto per cioè, essere compatibili con la propria miseria, o se no cambia. Per cui io ho detto no, io a portare delle energie positive che tengono alto lo spirito. Poi chi ascolta, ascolta, chi no, no. Cioè io devo fare una cosa perché io me la sento, non perché va di moda o perché la massa segue. Perché io ho sempre pensato, Radio Piper non è per tutti, è per molti, ma non per tutti. E per fortuna, veramente, cioè, proprio sono il primo che non vorrei che una persona depressa ascolti, cioè, che vuole rimanere depresso. Che sei depresso e ascolti e poi ti alzi e ti tiri sulle maniche, va benissimo, ma se tu vuoi rimanere nel lamento, cioè, non è radio che fa per te. Ci sono tantissime altre, scegli quelle. Capito? Io credo che ognuno deve differenziarsi su quello che vuole essere, no? Sì, Come diciamo, te, la tua musica. ricollegandomi un po' a tutto quello che ha espresso Edward in questo momento, mi sono un po' balzate all'attenzione un paio di concetti su cui pensavo appunto di darvi un po' anche la mia esperienza. Il primo è quello dell'intento, il secondo è quello della responsabilità, il terzo è quello dell'esperienza di ricezione di una qualsiasi cosa. L'intento, cos'è l'intento? Non mi dilungo su cos'è, cosa non è, tanto lo sappiamo, lo sapete tutti, siamo adulti, quindi adulti nell'anima, ok? Però l'intento fa la differenza, fa la differenza. La responsabilità è un tema fondamentale sia per chi sta dalla parte come la mia, di chi vi porta qualcosa, perché senza un intento puro e una responsabilità di essere uno strumento, ok? E di non essere protagonista, macho, ok? Senza questo non si fa veramente niente. E poi, o almeno questa è la mia esperienza, che ho visto magari anche con altri musicisti con cui posso aver collaborato, dove il macio era troppo macio, i muscoli crollavano giù, per dirla con una metafora comprensibile a tutti, ecco. E poi ecco un'altra cosa interessante secondo me è la dimensione dell'esperienza. Credo sia importante quando si ascolta la musica scegliere per se stessi che genere di esperienza si vuole ricevere attraverso il suono e la musica,
perché può essere semplicemente l'ascolto, diciamo disinteressato, fra virgolette, o distratto, oppure può essere un'esperienza in cui io mi rilasso, mi centro, mi contatto interiormente, e nel momento in cui accade questo dentro di me, vi assicuro che 3/4 della musica che ascoltate solitamente cucinando o passando l'aspirapolvere, dopo la mettete in un angolo. Perché? Perché c'è modalità e modalità di presenza. Noi adesso stiamo parlando e siamo in uno stato di veglia, quindi uno stato di, chiamiamolo, coscienza molto ordinario. Quando però entriamo in contatto con noi stessi, in connessione, automaticamente accade un fatto psichico che è il passaggio verso uno stato di coscienza, chiamiamolo non ordinario, uno stato di coscienza meditativo. È uno stato che presuppone a livello fisiologico una maggior coerenza neurobiologica e a livello psichico il fatto che la mente, diciamo, riorganizza sul piano sistemico tutta una serie di elementi collocandoli in una modalità diversa. Questa nuova modalità, questo nuovo insieme che va a crearsi, immaginate come quando da bambini disegnavamo gli insiemi. Insieme A, mente quando sono sveglia, c'ha tutti i puntini, tutti vicini, tutti un po' schizofrenici, diciamo così. Insieme B, quando invece siamo in meditazione, abbiamo i cerchietti, non ci sono più i puntini schizofrenici, ma abbiamo le stelline, i cerchietti, magari sono molte meno, più diradate e molto più in pace con tutto l'insieme. Ecco, questo è in modo schematico quello che accade nella nostra testa, diciamo così, a livello psicologico quando meditiamo. Se poi aggiungiamo l'esperienza di poter ricevere della musica e di lasciarla entrare in noi stessi, questa non è più un ascolto, è un'esperienza. È un'esperienza. E io ho scelto di aiutare le persone con questo genere di esperienze perché sono dei veri e propri viaggi. Viaggi per non è solo rilassamento, cioè molti vanno ad ascoltare, no, le campane tibetane perché pensano adesso mi distendo, prendo sonno, quindi vai a tanti bagni di suoni e senti gente che russa. A me è capitato un sacco di volte, magari c'erano dei bravissimi musicisti che suonavano, io ero contentissima, ero immersa nella mia meditazione e sentivo il vicino che russava. Vabbè, suona anche quello, ma insomma un po', diciamo che ha una qualità un po' più sì. Seppur in uno stato non ordinario di coscienza, comunque un po' così meno qualitatevole, ecco. Questo per dirvi che cosa, che anche questa sera adesso avevo voglia di farvi fare un micro viaggio ancora una volta. Questa volta però canterò anche, magari così suono e canto un attimino. E l'idea che volevo proporvi è proprio questa, cioè il fatto di, come dire, andare un po' oltre a questa cosa del rilassamento, perché ormai va bene, la conosciamo, le campane rilassano, certo, ciò per forza, ma entrare, il programma si chiama Connettiamoci con noi stessi, benissimo, questa può essere una tra le varie opportunità. E prima di portarvi in questo viaggio, solo per onestà intellettuale, vi esprimo una cosa che mi sembra corretto dirvi già in questo momento. Questo genere di esperienze si fanno in ambito sia meditativo ma anche di musicoterapia. Io mi sto formando in quest'ambito, quindi è come dire, è chiaro che porto me stessa, è chiaro che porto la mia connessione, ma è chiaro anche che dall'alto mi è stato chiesto di studiare e non smettere mai di studiare su queste tematiche, per cui se vi esprimo questo esempio degli insiemi, degli stati di coscienza, è riconducibile a degli studi in ambito di psicoterapia umanistica e transpersonale di Charles Tart. Se c'è qualche psicologo o psicoterapeuta in ascolto sicuramente lo conosce, e non solo, ma ci sono altre correnti, filosofie di ambito di studi come la psicosintesi di Roberto Assagioli, che hanno ben studiato cosa accade nella persona nel momento in cui accede ad un contatto spirituale attraverso la meditazione o altri mezzi come può essere per esempio la musica. E nella mia esperienza, e poi inizio a suonare, ho trovato una cosa, ed è forse quello che mi ha spinta più di tutte a portare avanti questa condivisione con voi del suono e della musica. Il fatto che il suono e la musica, quando ho trovato scritto su questi libri, che sono veicolo anche per
lasciare che le vostre guide dall'alto vi possano contattare e parlare, ho detto, oh, finalmente, allora sì, lo faccio. Vado avanti, lo porto avanti, perché sapete, sì, è bello rilassare le persone, certo si ha soddisfazione, non dico di no. È bello aiutare le persone a esplorare se stesse, però attenzione, se io sono convinta che non esista, diciamo, compagno di vita migliore del proprio spirito guida o angelo custode o creatore, insomma, con chiunque voi riusciate a mettervi in contatto che sta più in alto. Perché? Perché intanto non vi tradisce mai, non vi dice mai bugie, è sempre chiaro anche nelle cose meno belle, ve le dice così, quindi può piacere o non piacere, però è onesto e quindi e soprattutto veramente si prende cura di voi. Quindi per me è un onore poter avere, diciamo, una professione che non è più incrementare il fatturato in un'azienda, ma per i predisposti ovviamente poter aiutare le persone pian piano, anche chi non ha mai fatto meditazione, anche chi non ha mai pregato nella sua vita, non è importante quell'aspetto, ma è un dono per me potervi aiutare a questo genere di esperienza. E con questo ovviamente non voglio ingolosire nessuno, nel senso che non è che l'obiettivo è quello, ecco, non voglio passare come quella che, come dire, che propone un obiettivo e se non arriva a quello allora non ho fatto niente. No, assolutamente. Ci sono più ambiti di esplorazione interiore, più modi per stare con se stessi, ognuno al proprio, e soprattutto tranquilli che non serve fare chissà che pratiche meditative perché le guide vi parlino. A volte basta andare a fare una passeggiata o come succede spesso a me, cucinare, accarezzare il gatto e bruciare il pesce che ho in pentola perché nel frattempo mi sono persa a pensare a qualcos'altro. Se penso a tutte le orate che ho bruciato dico vabbè, ho buttato via anche una padella, quindi ormai ecco, dai. Quindi ecco, detto questo, dalla psicosintesi a bruciare le padelle, adesso direi che ecco, mi piaceva l'idea di portarvi ancora in questo micro viaggio. Vi suonerò e vi canterò qualcosina, chissà, aiutandovi, chissà, ad esplorarvi ancora di più. E vediamo cosa succede. Semplicemente io vi consiglio di lasciare aperta la possibilità ancora una volta di vivere con il corpo tutta l'esperienza, ma anche di se arrivano visualizzazioni, se arrivano frasi, a volte ci arrivano anche ok, aspetta che me la segno. E quindi così. Io a riguardo di questo volevo dire una cosa, no? Allora, mi ha chiamato una persona l'altro giorno e che gli è arrivato un problema, perché fisico. La vita spesso ti blocca quando tu fai delle cose che non ti ascolti e ti blocca, nel senso di dire devi fermarti e a questo punto tu devi riflettere se vuoi continuare ad andare quella strada o un'altra e io dico devi avere il coraggio, beh no, ma per tanti sì, di affrontare te stesso. Perché cosa succede? Tante persone lavorano e gli ho detto ma quanto stai lavorando? E mi ha detto 60 ore alla settimana. Ecco, perché? Dico, stai morendo di fame, qual è il tuo problema? Perché magari pensi che non riesci, che magari senti che è tuo dovere, o magari senti che la gente ha bisogno per cui tu fai, però alla fine chi ci rimette sei tu, perché non sei più connesso con te stesso. Tu ci rimetti perché non ti ascolti, non vuoi ascoltarti, però a questo punto devi fare una scelta. Tu devi dire ok, la vita mi ha messo davanti una scelta, cosa voglio fare? Voglio cambiare stile di vita e dire che lavoro il giusto che mi serve per vivere e il resto del tempo lo dedico a me stesso, o vuoi continuare a correre come prima e ammalarti e stare peggio? Perché quando tu non sei connesso con te stesso ti vengono fuori le magagne
è automatico, perché non ti fermi nemmeno ad ascoltarti. È come andare col motore a 4-5 mila giri, ovvio che prima o poi si sblocca, si fonde, no? Per cui, cioè, tu devi ascoltarti. Allora devi avere anche coraggio, devi anche, perché uno dice ok, è più facile affrontare un nemico esterno che affrontare se stessi. Perché? Perché te stesso magari devi cominciare a aprire delle porte, capirti, accettarti, volerti bene, cioè devi voler tante cose, ma devi volerlo. Per cui tante persone preferiscono non pensarci, correre finché vanno a sbattere sopra un muro. Per cui per risolvere qualsiasi problema non sono le medicine, quello è come una droga temporanea e poi dopo sei punto a capo. Se tu non connetti dentro te stesso e non risolvi i tuoi problemi che hanno causato quel problema fisico, ti si ripresenterà, no? Sì, quello che mi sento di aggiungere a questa cosa è che anche nell'ambito del suono e della musica, considerandola come una forma, diciamo, di aiuto per le persone, sarebbe veramente stupido pensare che, ok, tu hai quel problema, vieni da me e passivamente ricevi il mio intervento e io ti risolvo il problema. No, non funziona così, quindi è bene essere onesti e sinceri fin da subito. Io ti stimolo per entrare in contatto con te stesso. Chiaramente è ovvio che a livello professionale sono portata a degli studi che mi permettono di conoscere cosa sta accadendo dentro di te in quel momento. Ho quindi la possibilità di guidarti a comprendere meglio che cosa vivi, ma è poi ovvio che il percorso è tuo, la strada la devi fare tu. Io sono una stimolazione. Per farvi un esempio, è un po' come quando si va dal lago punturista, che mette laghetto qui perché magari qui c'è il fegato, adesso non mi ricordo cosa ci ha messo quella volta che mi ha curata, e cioè io è come se fossi un aghetto che sta lì in quel posto e ti stimola. Però poi se tu esci dal lago punturista che ti dice hai il fegato ammalato, non bere whisky, e tu continui a bere whisky, vabbè, non si può fare più niente, cioè puoi avere 20.000 aghi piantati addosso, ma non è quello, è il non bere whisky che fa la differenza in quel caso, e nel mio caso è uguale. Quindi quando io propongo alle persone delle esperienze di esplorazione interiore, spesso arrivano persone che hanno problemi nella vita magari affettiva, che ne so, hanno avuto un divorzio, oppure magari gli è morto qualcuno di caro, quindi stiamo parlando di problemi, ok? Problemi che a livello psicologico hanno delle ripercussioni non indifferenti. È chiaro che in questi ambiti lo psicoterapeuta è una figura molto utile, se non indispensabile, perché sul piano cognitivo permette di, diciamo, dei ragionamenti, una metabolizzazione di tutta una serie di cose, dinamiche interiori, eccetera. Il suono, la musica, può aiutare in questo, può andare a completare il lavoro, portando la persona in meditazione, quindi in uno stato di presenza interiore che chiaramente non è quella cognitiva, ma va ad integrare quella cognitiva. Quindi in questo mi sento di dire che l'una non esclude l'altra e che entrambe sono molto utili se proposte assieme con criterio. E il suono e la musica cosa fa? La musica non ha filtri, la musica va dritta al cuore, la musica arriva lì. Se una musica parla in un certo modo, la senti che arriva, se esprime freschezza, se esprime amore, se esprime dolore, esprime dolore. E quindi questo per dirvi che la musica può aiutare. Se siamo in uno stato, un momento di vita difficile, è chiaro che proporre cose troppo euforiche, diciamo così, può essere dannoso, perché chiaramente il salto vibrazionale, il salto cognitivo è enorme e la persona psicologicamente non può essere pronta per fare quel salto. Bisogna pian piano arrivarci per piccoli step, e questo vale per, diciamo, un'evoluzione interiore a livello di stato emotivo dato da un vissuto che danneggia la persona, se vogliamo così, e vale anche nella sfera spirituale, per cui è un po' come dire io vengo da te perché voglio imparare a contattare il mio angelo custode. Va benissimo, ok? Pian piano, attraverso degli incontri, tanto ci capiamo, ci conosciamo, cerco di capire chi sei, che genere di contatto interiore hai, e in base a quello progetto un percorso assieme a te, non per te, ma assieme a te, perché chiaramente
se non ti ascolto, se non ti conosco, non posso arrivare a, come dire, a creare quell'empatia e quella vicinanza che mi permette di portarti ciò di cui hai bisogno. E quindi questa sera appunto volevo proporvi un assaggino di qualche suono e un po' di voce per portare a farvi fare un'esperienza di, come dire, leggerezza e per chi ovviamente è più predisposto già, anche di connessione. Quindi se fra di voi c'è qualcuno che magari già medita, già è abituato a contattare le proprie guide andando in meditazione, certo, ahimè, per non impegnare tutto il tempo disponibile in questo programma, non potrò guidarvi in meditazione per almeno un'ora come di solito faccio per questo genere di esperienza. Questa sarà un'esperienza condensata di 5 minuti, non di più, quindi, come dire, era solo un avvertimento per dirvi, chi magari già lavora nel Theta Healing o già fa esperienze in cui basta poco per accedere a uno stato di coscienza non ordinario, di conseguenza ad un contatto, chiaramente bastano anche 5 minuti. Per chi invece magari ha bisogno di un po' più tempo, non c'è problema, intanto lasciate che il suono agisca e vi porta per il momento dove in questo momento avete necessità di andare, ancora una volta. Una domanda: come fanno a contattarti? Se uno vuole Giusto. venire da te a fare una seduta, perché Avete sì, ragione, tutto. scusatemi. Eh. Allora, è molto semplice, io mi chiamo Barbara Francescato, ho un sito internet che è www.musicforbody con la y.com, mi trovate anche su Facebook come Barbara Francescato oppure come Barbara Francescato M di Milano, F di Firenze, B di Bologna, oppure su Instagram Barbara Music for Body. E scrivetemi tranquillamente, ovviamente su Facebook poi trovate anche il cellulare, quindi via WhatsApp potete contattarmi velocemente, ecco, tranquilli, mail, WhatsApp, non c'è problema, o anche sui social. Sì, perché è importante che se uno dice ok, si è trovato È vero. bene, gli è piaciuto quello che tu hai trasmesso, eccetera, vissuto, cioè magari uno vuole anche procedere, magari uno dice ok, mi curo magari delle problematiche, perché tante problematiche sono psicosomatiche, o magari conosco quella persona che ha un problema, magari gli dico guarda, prova questa soluzione, perché cioè, secondo me le soluzioni vengono da dentro, noi siamo in grado di curare noi stessi se vogliamo, soprattutto anche attraverso i suoni, eccetera, perché anche le piante crescono meglio con certi suoni piuttosto che altri, e anche le persone, ci sono dei suoni che ti danno energia a fare le cose e altre che ti deprimono, per cui è molto importante il suono che tu lasci entrare in te stesso, perché questo è molto importante, cosa ascolti. E poi, secondo, come avevo detto prima, è molto importante chi canta, chi suona, che tipo di persona è, perché se quel tipo di persona non ha delle energie positive, cioè ti trasmette un'energia negativa, anche se può avere una buona sonorità, ma non è detto, perché dietro quello si nascondono delle onde negative. Cioè io questo l'ho vissuto apro e chiudo una parentesi velocissima, perché io per anni, tuttora eccetera, vado in Indonesia, sono 30 anni che vado su e giù eccetera ogni 2 anni, a volte anche di più, perché trattavo, e do una mano ancora a trattare cose di artigianato da quel paese là, e ogni artista, perché sono cose di artigianato, mette la sua energia in quello che crea. Io non ho mai preso una cosa da qualcuno che non mi piaceva, mai, perché sapevo che non avrebbe portato la giusta energia, anche se erano cose bellissime, ma no, perché la prima cosa è l'energia della persona. Allora ci parli qualcosa, poi là i tempi sono molto più rallentati, magari ci bevi qualcosa insieme eccetera, e capisci la persona, e da lì capisci cosa prendere, perché se quella persona non trasmette buone cose, cioè a te non ti porta bene. Sono d'accordo. E poi non le venderai nemmeno, perché la gente percepisce l'energia. Questo ti dico, è importante, chi, come anche la musica, chi suona, magari chi crea un oggetto, capito? Cioè, sono importanti queste energie. Cioè, Sì. la persona che ci mette dentro è importante, cioè, è fondamentale.
Sì, assolutamente. Sì, io porto un piccolo aneddoto. Qualche anno fa sono stata invitata ad ascoltare un'orchestra di fiati, di soli fiati. Wow, ho detto bellissimo. La sera dopo un concerto di jazz di una bravissima cantante che attualmente è considerata una delle maggiori sperimentatrici in Italia. Beh, ho detto gasatissima. La sera prima Morricone, orchestra di fiati, la sera dopo jazz sperimentale con una cantante fantastica. Il risultato è stato che dopo 2 giorni avevo l'otite. Mi sono ammalata, non so dire, ovviamente, come dire, certo io ho delle percezioni quando dei musicisti salgono sul palco, si percepisce, come dire, la dinamica che c'è fra di loro, quindi probabilmente non stavano proprio bene fra di loro, devo dire. Anche se ero in ultima fila, perché ovviamente sapete i tromboni in prima fila non ce la farò mai, credo, anche neanche alla Fenice. Però sì, mi sono messa a ridere perché io sono entrata dentro la stanza, in quel momento là ero già un po' più aperta magari a queste sensazioni e ho detto alle mie amiche: scusate, io non so se riesco a rimanere qui, cioè non sento bene, cioè avevo già lo stomaco che si ingrovigliava, no? E poi ho questo, diciamo, difetto: quando percepisco queste cose inizio a tremare nelle mani, proprio come forma di difesa. E non so, quella sera del concerto jazz avranno pensato che avevo l'Alzheimer o il Parkinson, non lo so, perché ero così che tremavo. E questo per dirvi, ecco, scegliete accuratamente chi andate ad ascoltare, soprattutto dal vivo, cioè soprattutto quando andate dal vivo, perché uno può essere il cantante più bravo, dico cantante, ma vale anche per un violinista ovviamente, o per un organista, questo vale per tutte le figure musicali. Non conta solo la tecnica, non fatevi fregare come ho fatto io, che ovviamente dico bello, vado a imparare, no? Perché io poi sono così, dico vado ad ascoltare quelli che sono bravi per imparare, sì, ma dopo mi viene l'otite e allora forse magari a volte è meglio il cantautore stonato che c'è vicino al Pedrocchi a Padova, per dire, che però almeno mi fa un sorriso da qua fin qua e magari non sarà accordato, non avrà, come dire, la strafanteria elettronica più di ultima generazione sul palco, ma almeno non ho preso l'otite. Ecco. Vero. Vabbè, ok, dai, allora mi preparo per portarvi a fare un altro viaggetto, un micro viaggio. Allora, intanto vi chiedo di ritornare pian piano dentro a voi stessi, lasciare un po' sullo sfondo tutte le cose che ci stiamo dicendo in questo momento e concedetevi qualche istante per respirare profondamente e ritrovare il vostro ritmo, la vostra calma e la vostra connessione. Ancora una volta lasciate che il suono vi porti dentro di voi dove avete bisogno di andare. Cercate di percepirvi come vuoti, completamente vuoti all'interno, ma luminosi, luminosissimi. E lasciatevi trasportare per raccogliere visualizzazioni, sensazioni corporee, messaggi, tutto ciò che in questo momento è giusto che vi arrivi.
hi ai hong wong wai hi ai hong wong wai Concedetevi ancora qualche istante per rimanere in contatto con questa luce che il suono vi ha portato, con questa nuova dimensione di voi stessi, una dimensione più leggera, più vera, più pura. Solo quando avete la sensazione di averla con voi, di portarla con voi nel cuore, allora pian piano respirate profondamente, riportatevi nel qui ed ora, nel vostro corpo, e molto lentamente, quando ve la sentite, potete riaprire gli occhi. Bentornati. Bentornati, allora avevo voglia di portarvi luce, tanta. Ce n'è bisogno, credo, in questo periodo, e i miei compagni di viaggio di luce sono questi, i Koshi. Io lo chiamo Koshi Angeli, questo strumento qui, perché immagino sempre che quando il mio gatto lo suona da sotto, perché sapete c'è un corvicino che lui riesce a raggiungere, immagino sempre che in realtà sia il mio angelo custode che gli dice suona, suona, così si ricorda che ci siamo. E allora a mia volta, ogni volta che ve lo suono, è per ricordarvi che anche voi avete il vostro angelo custode, il vostro spirito guida lassù che veglia su di voi, e che magari ogni tanto, sapete, come immaginatelo col telefono in mano, col WhatsApp, che cerca di scrivervi, fa dai che lo legge, dai, e poi no, devo riprovare. E allora sì, il mio, con questo, come dire, in modo scherzoso ho cercato insomma con questi suoni di aiutarvi a fare in modo di risintonizzare WhatsApp Angeli. Oppure ecco WhatsApp spirito guida, chiamiamolo così, per fare in modo che se vi scrive o se vi manda qualche foto o qualche selfie di qualche bel posto, riusciate a, come dire, a vederlo
e a leggerlo il messaggio, e io sono qui per questo, quindi come dire, faccio un po' da smartphone, chiamiamolo così. Sono uno smartphone vivente che suona, ecco, mettiamola così. Grazie, molto bello. Grazie a voi. Veramente Grazie a voi. molto profondo quello che trasmetti. A me piace scherzare, perché lassù scherzano, non pensiate che sono tanto... Vi racconto un aneddoto così per farvi ridere ancora un po', visto che è bello andare in profondità, bisogna anche un po' scherzare. E un giorno stavo guardando sui social media, diciamo, di solito sapete, è vero che i social media ogni tanto uno li guarda per vedere magari una persona, cosa succede, no, nella sua vita, è una cosa che faccio di rado, ma ammetto che ogni tanto mi capita perché magari mi arriva qualche sensazione, allora è più come una sorta di, come dire, essere premurosi, è un po' come dire, se vedo che c'è qualcosa che non va magari gli mando un messaggio, no? Insomma, apro sti social media e mi trovo una foto praticamente di questa persona con un'altra persona accanto con una smorfia nel viso, che dentro di me ho pensato, mamma mia, neanche la Befana, non so così, cioè non esprimo se questa era una donna o un uomo, ma insomma avevo una smorfia così brutta che io proprio giuro dentro di me ho pensato, ma la Befana è più bella. Eravamo sotto Natale e apro YouTube per guardarmi il telegiornale e cosa mi hanno, diciamo che dall'alto mi parlano spesso con questa modalità di farmi trovare nei social media o delle pubblicità o così delle foto, dei video che vi esprimono un contenuto che a me serve in quel momento. E niente, mi hanno fatto trovare la pubblicità, non mi ricordo che prodotto era, che c'era la Befana che... la Befana che forse era, ah sì, quello per il mal del torcicollo, sapete, quella pomata, perché la Befana si era schiantata con la scopa contro un camino. Allora ho riso mezz'ora perché ho pensato, dall'alto cosa hanno visto? Hanno visto che io ho pensato che neanche la Befana si pone in queste, come dire, condizioni di esternarsi in quel modo. E la mia, ovviamente, ripeto, non era un giudizio, assolutamente non era quello, era solo un pensiero che mi era arrivato, perché ovviamente sapete, ognuno ha per se stesso anche il senso di come si porta agli altri, e penso che questo senso sia una cosa importante, o almeno io ci tengo, nel senso che è come dire, ho questa campana, io posso suonarla delicatamente in modo educato, amorevole, e quindi portare qualcosa di buono, oppure fare peggio della Befana, che non so, prendo una forchetta e immaginate, questa smorfia di questa foto era esattamente questa cosa, e quindi ecco, giusto per dirvi come dall'alto a volte si scherza anche su queste cose, è solo scherzare, è solo Ma così. quando uno è felice scherza in automatico. Sì, infatti. Quando uno è connesso Sì. con se stesso, ride, scherza, è felice. Sì, Poi sì. può crollare anche il mondo, si sposta e continua a essere felice, non gli cambia Esattamente, nulla, sì. proprio zero. Infatti non bisogna mai, come qualcuno mi ha insegnato, lasciare che qualcun altro ti porti via il tuo sorriso. Mai. Sì, devo dire che Perché nessuno è così importante da togliertelo. È vero, eh? E noi cosa facciamo? Non solo lasciamo che gli altri ce lo autotogliamo, cioè, Sì. basta avere una notizia nell'orecchio, ce lo cioè, pensa quanto siamo ritardati. Cioè, no, proprio, siamo cioè. bravissimi in questo noi. Sì, è vero che siamo dei masochisti proprio assurdi, cioè, sì. uno dice, ma scusa, vita è bellissima e tutto, no? Aspetta che mi frullo il cervello per essere negativa. Perché? Così, cioè, viene una cosa, cioè, ti giuro, quelle robe là non le concepisco, non mai concepite, perché cioè, siamo quello che emaniamo, è sempre quello, alla fine. Per quello bisogna ascoltare cose positive, e se no elimina quelle negative, ascoltare musica positiva, se no elimina, frequentare persone positive, e l'altro elimina. Cioè, siamo noi gli autori di quello che vogliamo vivere, il mondo è nostro. Non è che il mondo è dentro quella scatola, il mondo è nostro. A me, che io vivo qua, che due litigano dall'altra parte del mondo, a me cosa me ne importa? Nulla. La mia vita è qua, con le persone a me vicine, il resto non mi tocca. Perché devo farmi toccare dal resto che non c'entra niente con me?
Cioè, non vedi come siamo, cioè veramente sembra che siamo dei psicopatici delle volte. Io penso, dico, Sì. dico, alcuni mi dicono, sì, ma tu dove vivi? Con chi vivi qua? Che ti importa? Cioè, nel senso, cioè, vivi la tua vita. Hai già così tanto da vivere la tua, figurati se devi morire quella di un altro. Sì, diciamo che a volte si cade un po' nel tranello di volersi sdoppiare, no, in 10 persone, ma No, lo fanno apposta. Come dire? È come un test che ti mettono sempre alla prova per vedere se tu veramente sei convinto e hai fede in quello che stai facendo o no. È sempre là a tentarti, a testarti per vedere se tu ci caschi o no. È sempre là. Per quello è come misurare, è come un termometro per misurare quanto sei convinto e determinato in quello che stai facendo o quanto ti lasci influenzare. certo. È sempre così. Sì, Come anche beh, suono, quando tu suoni, il tuo stato d'animo, quello che vuoi trasmettere, eccetera, per cui devi essere anche molto concentrato e avere proprio la giusta predisposizione, per cui cioè, è tutto un test alla vita, perché ovviamente ognuno può avere le sue giornate storte, ma è te che la fai diventare dritta. Sei tu il padrone di te stesso, non gli altri, no? sì, assolutamente, assolutamente. Poi certo voi direte da casa, ma sì, ma quante belle parole, ma non è proprio... No, è realtà. Sì, è realtà, però ecco, mi sento anche di esprimere che certo a volte non è facile, è vero, sono la prima a esprimerlo, Ma però domanda, perché non attenzione, è facile? perché è un percorso anche quello, dal mio punto di vista almeno, cioè non siamo tutti, cioè non saremo qui sulla Terra, secondo me, se non fossimo in un percorso. E finché siamo qui dobbiamo fare esperienze, dobbiamo vivercela fino in fondo e qualsiasi cosa accada. E il mio consiglio è prendetela con ironia. Ogni tanto quando vi arriva una roba che magari sarebbe da, come dire, scoppiare in 1000 lacrime o chissà, ma buttatela in ridere. C'è sempre l'aspetto ironico e dall'alto ve lo consigliano, sicuramente ve lo mandano, ecco. Pensa a te. Sì, non è semplice, vi assicuro che magari prima tirate qualche pugno sul tavolo perché così vi scaricate. No, scherzo. Però insomma a volte magari mi è capitato anche di ricevere qualche persona che di fronte a un grande dolore giustamente ha reagito anche cercando di andare ancora più in profondità di se stessa in meditazione. Però benissimo, va benissimo, però occhio, perché a volte troppa... insomma, fatevi anche una risata, anche quella fa bene, cioè, questo per completare un po' tutto, ecco, per esprimervi anche che con la musica si può anche vivere questo genere di esperienza, quindi non solo l'armonia, come ho cercato di portarvi all'inizio, non solo una connessione ulteriore e un po' di luce, ma anche un po' di giocosità, un po' di calore, anche un po' di ironia, un po' come se fossimo dei bambini, perché i bambini hanno una cosa bella, che appunto magari cadono, fanno un capitombolo, però poi hanno 3 secondi di oddio cosa è successo, poi si ascoltano, sanno che sono integri, vabbè, si alzano e ripartono. allora se lo fanno loro simbolicamente, l'idea è un po' quella di cercare dentro di noi queste risorse e metterle in atto, anche se certo non è facile, sono belle parole, mi rendo conto che sì, finché solo sono belle parole rimangono belle parole, se diventano anche fatti è più utile per tutti, ecco. Sì, secondo me anche da aggiungere quello che crea danno al bambino non è che cade, è il genitore che gli mette paura. Dice oddio, e l'altro bambino pensa che oddio cosa è successo, cioè, è come noi, magari ci succede qualcosa, invece di avere la persona a dire no, guarda cosa è successo, che sfortunata che qua che là, avere qualcuno di positivo e dire ok, è successo questo, ma per me non è successo quest'altro, comunque puoi risolverlo così, per cui dipende anche chi hai vicino a te, Sì. se ti aiuta a superarlo o ti fa infossare ancora di più, no? Certamente, infatti sono d'accordo su questo. Quello bisogna eliminare le persone negative. Ognuno sceglie, ecco una cosa che l'ultima cosa diciamo per questo incontro che mi sento un po' di esprimervi è una cosa positiva sul suono, e cioè che attraverso degli studi di suonoterapia fatti in India si è arrivati a stabilire con certezza
che ognuno di noi è una nota musicale. Cosa vuol dire? Esistono delle tecniche di meditazione attraverso il suono e non solo, ma anche delle tecniche per entrare appunto in contatto con se stessi, in cui si va a rilevare qual è la nostra nota musicale o le nostre note, perché a volte ne abbiamo anche 2 o 3, e quindi a stabilire chi siamo, cioè come suoniamo noi come anime. Come suoniamo vuol dire anche che tratti psicologici abbiamo, come siamo rispetto alla vita, rispetto alla spiritualità. Ecco, in India hanno fatto questi studi favolosi, un bravissimo musicoterapeuta li ha portati a compimento e adesso sono a disposizione di chi vuole studiarli. Io mi sono formata anche in quest'ambito e la cosa bella che ogni tanto appunto faccio con chi ha voglia di lavorare su se stesso attraverso la voce, quindi non ricevendo mie canzoni, miei suoni, ma a sua volta cantando, semplicemente porto la persona in meditazione con delle tecniche ben precise, si va a lavorare su dei centri energetici specifici e si lavora appunto con i propri suoni. Quindi se io, cioè non è che tutti partiamo dal do e finiamo sul do, c'è chi magari è un sol diesis come nota personale ed è chiaro che dal sol diesis si va a finire su un altro sol diesis, quindi la scala è un po' diversa. E questo perché serve? Serve perché se già fate meditazione e magari o siete cantanti e magari vi fanno lavorare già con il suono, non so se vi è mai capitato, a me succedeva in passato quando non avevo fatto questi studi che su certe tonalità cioè, cantavo per cantare, però sentivo che non erano mie, ok? All'inizio pensavo che fosse solo un problema fisico di conformazione, corde vocali, fisico, proprio ossa, muscoli, piuttosto che io che su quella scala cioè, la mia testa si spegneva e non ho mai capito il perché, mi sono sempre detta ecco non ce la faccio, anche scoraggiandomi. Poi quando ho incontrato questo filone di terapia attraverso la voce ho detto ecco perché non funziono qua su queste tonalità, perché non è la mia. Ma non solo non è la mia, non sono neanche quelle affini alla mia. E quindi questo per dirvi che è come quando si incontrano le persone, se Edward è una nota e io sono una nota, probabilmente le nostre note stanno bene insieme se siamo qui oggi. Se invece fossero note dissonanti non staremo qui a trascorrere del buon tempo assieme. E quindi questo per dirvi non sentitevi in colpa se non state bene con tutti, perché è come nella musica, ci sono delle note che se le suoni vicine sono perfino dissonanti, fastidiose, non si possono ascoltare. E poi ecco, in questo caso vale anche nella vita, ci sono persone che puoi metterci tutto l'impegno del mondo, ma se suoni che sono 2 note dissonanti non ci stai. Ma soprattutto una cosa buona secondo me che anche a me ha dato molta speranza è il fatto che è possibile per ciascuno lavorare su se stesso attraverso il suono, quindi cantando senza essere cantanti. Non serve saper intonare una canzone, no, basta saper fare dire una A prolungata, una U, una O, adesso giusto per dirvi, però nella vostra nota, nel luogo giusto del corpo, e questo vi può aiutare, siccome il suono è vibrazione ed è energia, lavora sul prana, sulla energia interna al vostro corpo. Quindi è un'altra modalità, un'altra opportunità che abbiamo a disposizione per poter stimolare noi stessi a trasformare quello che dentro di noi non funziona bene. Se la musica che vi ho suonato prima lavora, la modalità del viaggio, diciamo, attraverso la musica lavorano principalmente sul piano psichico e di conseguenza anche sul piano fisico, la voce invece la prende da un'altra angolazione il lavoro, cioè un'altra prospettiva, è una prospettiva di lavoro più fisica, cioè lì la testa non viene coinvolta più di tanto, se non appunto per andare in meditazione, però la voce che agisce è energia che si muove e la sentite nel corpo per forza di cose, perché l'attenzione va in certi luoghi ben precisi. Ecco, quindi chiudo dicendo solo una cosa per onestà intellettuale un'altra volta, e il fatto che io proponga, diciamo, in questo contesto di lavoro dei suoni armoniosi, quindi come dire, non proponga né accordi né intervalli dissonanti, è una scelta. Perché? Perché ritengo che per dare alle persone armonia io non possa esprimere dissonanza.
È chiaro che se invece ho da lavorare, diciamo, un'anima che arriva da un momento di dissonanza, non potrei mai partire subito con l'armonia totale, ma devo trasformare una dissonanza in un'armonia, e questo vale anche a livello musicale. Questo per dirvi che la musica è un linguaggio, è molto ampio. Se inteso a scopo curativo, anche la dissonanza ha un valore specifico. La dissonanza, o comunque la modulazione armonica, chiamiamola elaborata ma non maggiore, se c'è qualche musicista penso mi possa capire, anche quella ha un valore. Ecco, è giusto per non sembrare una musicista o una professionista che lavora sul suono e la musica solo in quanto armonica, perché non è così, la vita è fatta di tutto e di più, quindi in quanto tale, come la tavolozza di un pittore, non possiamo avere solo rosetta, no, c'è anche il blu, c'è anche il nero, c'è anche il marrone, sono anche i colori scuri. Nella musica è uguale, io lavoro con tutti i colori, non lavoro solo con quelli, certo quelli chiari, molto più spesso per fortuna mia, perché lavoro con anime che sono più propense a quei colori, però ripeto, a volte arriva anche chi pian piano dal nero ha bisogno di trasformarsi in un bianco, e dal nero al bianco c'è un'infinità di cose. Chiudo esprimendo un'altra cosa, sempre per onestà intellettuale. In questo momento io sto parlando e ho parlato di suoni e musiche che hanno una funzione, un intento, che è quello di stimolare verso una persona verso la trasformazione e la guarigione. Ovviamente la musica è un linguaggio che esprime molti tipi di ricerca, anche una ricerca prettamente estetica o prettamente sperimentale. Mi sento di dirvi che non esiste il bene e il male, ancora una volta, cioè non è che se uno suona una musica, come dire, del tutto sperimentale, per dire la noise o la nu jazz o altre cose del genere, in cui l'armonia fondamentalmente è un fatto addirittura controproducente per quel tipo di ricerca, ecco, questo non vuol dire che fa male quella musica, assolutamente, cioè usciamo da questi paletti, no, assolutamente, ci sono autori anche in quel genere che esplorano ambiti armonici che sono, diciamo, di valenza non solo sul piano estetico e avanguardistico, perché portano avanti una ricerca musicale notevole, ma che se impiegati a scopo curativo magari portano la persona su territori che in alternativa, stando solo con le campane tibetane, non si potrebbe assolutamente arrivare. E questo per dirvi che cosa? Che negli incontri che faccio con le persone, chiaramente in base alla persona che ricevo, scelgo anche cosa proporre musicalmente, perché all'80% dei casi è chiaro che quello che posso fare aiuta, ma c'è un 20% in cui la persona ha bisogno di altri autori, ha bisogno di altre stimolazioni, e chiaramente ci sono ambiti musicali molto prolifici su più fronti, e quindi ben venga se esistono, e io non mi pongo limiti dal proporre quel genere di, come dire, di esplorazioni musicali, perché arricchiscono, anche quelle arricchiscono molto e hanno uno scopo, hanno sempre uno scopo. Ho 3 domande. Sì. Non so, io sono sempre quelle del 3, non so perché. Allora, primo, tu che hai, prima quando ti allenavi con gli strumenti, eccetera, no? Come trasmissione, come percepivi l'energia qui? Gli strumenti suonano, l'energia è buona, molto semplicemente. È semplice. Ok. E seconda domanda, cosa ne penseresti di fare degli avvenimenti, degli eventi, delle serate qui al Piper Club, visto che Mamma abbiamo mia. anche un posto, una sala dove poter fare queste cose? Mamma Come la mia, vedresti? grazie dell'opportunità, e mi farebbe piacere assolutamente magari incontrare anche voi, che in questo momento, dopo più di 2 ore di chiacchiere, siete ancora qui ad ascoltarci e a vederci, quindi sarebbe bello, sarebbe molto bello, e anche perché oggi sì vi ho portato qualcosina, però come dire, di solito suono il metallofono, canto, insomma un sacco di altri... Non so, già tanto questo. Terza domanda, volevo chiederti, questo cosa serve?
Ah, giusto, scusate, allora... No, che ho visto che non hai usato. Sì, non avete so ragione. capire se era decorativo, No, se era no. tipo un portafortuna No. o se era uno strumento. È uno strumento musicale e volevo appunto farvelo un po' ascoltare perché secondo me, allora, è un koshi. Cos'è un koshi? È una sorta, è come questo, all'interno ha delle listarelle che vengono percosse e messe in vibrazione, e in particolare gli artigiani che realizzano questi ne hanno fatto uno per ogni elemento naturale, quindi fuoco, aria, terra e acqua. Quindi è uno strumento che aiuta a lavorare sulle proprietà positive, le qualità interiori degli elementi, che possono quindi arricchirci, possono stimolarci tantissimo. E vi ho portato questa sera il fuoco perché? Perché dopo avervi portato un po' di luce mi piaceva l'idea di chiudere la serata con un suono che fosse, come dire, giocoso, visto che si parlava di ironia poco fa, di autoironia soprattutto, e anche per portare un po' di calore, perché molto spesso, cioè statisticamente vedo che chi mi chiede aiuto molto spesso ha veramente bisogno di riequilibrarsi, ma di tanta luce e tanto calore, come se fuori ci fosse freddo, come se fossimo al Polo Nord. Allora io arrivo e metto la sciarpina, ecco. Allora questa è un po' la sciarpina, anzi la copertina per la serata, ecco, per la nottata, e ve la suono un po'.
Bene. Allora spero che questa copertina fosse proprio coccolona, morbidosa, perché vista l'ora direi che ci sta tutta. Hai una voce angelica, Grazie, grazie. trasmette proprio tantissimo, proprio non so. Io, come dire, ringrazio la mia maestra di canto, che per 20 anni ha come se avesse preso un blocco di cemento, che non cantavo così 20 anni fa, e pian piano, con molta pazienza, con lo scalpellino, ha fatto la Barbara. Ho una domanda. Cioè, chi ti ascolta la musica, eccetera, in meditazione, eccetera, che luogo si medesimo che vanno o che viaggiano, cioè, generalmente, diciamo? Allora, sono tutti luoghi in cui la persona sta bene ed è molto personale. Ci sono persone che stanno bene dentro un bosco, per esempio, o chi si visualizza al mare, in spiaggia, oppure chi magari nella sua prima casa. E molto spesso accade che qualcuno dall'alto, che magari ha lasciato già questa vita, sfrutti, fra virgolette, questi suoni per salutare chi è qui ancora. E questo per me ovviamente è un'esperienza sempre molto, come dire, toccante, perché mentre suono ovviamente non è che lo so, io suono, faccio il mio, però poi quando alla fine la persona ti dice: ah sai, ho visto mia mamma, mia nonna, succedono anche queste cose in quei momenti, come si ricevono i messaggi dall'alto, cioè chi arriva a farti visita non è che lo scegli tu, lo sceglie lui o loro, ok? E le modalità con cui vieni contattato o contattata sono sempre a discrezione di qualcun altro, ecco. E ecco, poi in generale quello che posso dire è che certo ci sono dei suoni che favoriscono di più degli ambienti naturali, più con la terra, chiaramente, o dei suoni che favoriscono più ambienti acquosi, quindi non so, ruscelli, mare, cascate. E questo da che cosa è dato? È dato non solo dalla nota, ma dalla scala, dagli armonici, da tutta una serie ci sono degli studi dietro anche alla composizione musicale a livello sia di melodie su certe scale piuttosto che di trame armoniche con delle modulazioni di accordi che favoriscono un certo genere di esperienza sia interiore che spirituale. Per dirla in questo senso, io faccio riferimento ancora una volta agli studi di Roberto Assagioli rispetto alla psicosintesi, il quale ha fatto proprio un censimento studiando gli studi di altri autori a sua volta rispetto alle esperienze spirituali possibili. Ha preso semplicemente la statistica di tutti i santi, tutti i beati, di tutte le religioni, tutti i maestri, eccetera, che cosa hanno vissuto a livello spirituale. C'è chi ha vissuto l'illuminazione, c'è chi ha vissuto l'apertura dell'amore, c'è chi ha vissuto l'espansione, c'è chi ha vissuto contatti di ascesa attraverso la meditazione, c'è chi invece la discesa di contenuti dal divino verso se stesso. Sono tutta una serie di esperienze spirituali possibili, praticabili, e su alcune di queste io lavoro con le persone che mi chiedono aiuto attraverso tecniche specifiche di meditazione unite a musiche che appunto favoriscono il transito verso un certo tipo di luoghi anziché altri. Quindi diciamo che quando io ti incontro e ti conosco, la prima cosa che cerco di capire con te è se sei più da infradito per andare al mare o più da scarpe da trekking per andare in montagna, o se ti piace di più andare in città a vederti un bel museo, ecco, per fare un paragone. E con questo voglio dire, non c'è un meglio e un peggio, semplicemente ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha la sua predisposizione, e quindi io devo essere una sorta di guida, come la guida turistica, non so, di Venezia, che ti spiega bene la piazza San Marco, ma se va a Lido in spiaggia deve spiegare anche la laguna come è fatta, com'è il litorale, deve sapere un po' tutto. E se magari la mandano a Cortina durante la stessa settimana con i giapponesi, deve spiegare anche le Dolomiti, la stessa guida. Succede? Per me è uguale con i suoni e con la musica. Ecco. Pensa te. No, ho fatto questa domanda perché in tutte le occasioni che tu hai suonato i vari strumenti con la tua voce, eccetera, cioè in tutte queste non c'è stata una cosa diversa, e mi sono sempre visto in luoghi
barren si dice in inglese, o barren, luoghi desolati, cioè i luoghi nordici, tipo Norvegia, Giappone, quei posti desolati in cui c'è solo roccia, un attimino un po' di montagna o steppa, insomma un po' di verde, poco, e scogliere o robe così. In ogni occasione ho visto questo, allora pensavo ok, ma non cambiava, cioè, sempre. Allora, va detto questo, ci sono due cose da esprimere. La prima è che chiaramente in pochi minuti la persona solitamente tende ad andare nei luoghi più agevoli per se stesso, più favorevoli, più amati, perché in poco tempo chiaramente uno va dove gli piace andare. È come dire, lavori dal lunedì al venerdì, hai solo il sabato e la domenica per andare a fare una gita. Insomma, è difficile che tu vada in un posto dove o che non conosci o che vai a rischiare, cioè ci vuole un po' più di tempo. Magari se invece hai una settimana di ferie, scegli anche una destinazione dove hai 2 giorni dove sai che farai quello che già ti aspetti di fare, e altri 8 giorni in cui puoi esplorare cose che non sapevi neanche che ci fossero, e con la musica è uguale. Okay. Quindi ecco. Bene, così almeno ho capito un po' di più. Per cui sì, la musica comunque è quello che ti cura anche stato d'animo, ti cura ogni cosa dentro, cioè la musica è magica, la musica è proprio, cioè, l'essenza secondo me di noi stessi, no? Sì, siamo musica. Che messaggio vorresti lasciare, diciamo, chi ci ha seguito fino a qua, cioè nel senso di tuo interiore, cioè cosa vorresti lasciare? Beh, abbiate la voglia, la curiosità di scoprirvi, di sapere chi siete, di cercarvi, e non datevi limiti. Io una volta sono andata a suonare da un bravo musicista suonando dei pluriball, sapete, gli imballaggi, quelli che fanno tutti questi suoni. Questo era uno sperimentatore, volevo stupirlo, sono andata là con sti sacchetti, non mi sono mica vergognata, magari questo si aspettava chissà che stramperie, per dirvi, insomma, abbiate la curiosità anche di la leggerezza, anche di prendervi con un po' di autoironia, e chiedete sopra, perché ci sono, chiedete e trovate il metodo per voi più, come dire, più favorevole, più vostro, per entrare in contatto, perché vi cambia la vita, e questo lo posso dire io per prima, perché io ero parte di quel mondo che appunto andava in ufficio, sì, ecco, non era felice, però magari mi lamentavo anche, però non facevo niente, per cui sì, cambiare si può, certo non è una cosa che ci si butta nel vuoto, nemmeno io mi sono buttata nel vuoto, questo lo posso assicurare. E un'altra cosa, l'ultima che mi sento di dirvi, ricordatevi che c'è un processo di co-creazione con chi sta più in alto. Cosa vuol dire? Io la vivo così, la co-creazione, vuol dire che ok, dall'alto mi viene segnalato che ok, posso essere utile per gli altri, poi mi viene anche detto certo, in un range di diciamo attività tu potenzialmente puoi essere utile, cerca di capire meglio su quali vuoi essere utile, perché non puoi fare tutto, cioè ognuno ha la sua, come dire, specificità e unicità. Bene, il nostro impegno è quello di capire assieme a loro o insomma a chi vi sostiene lassù qual è la vostra unicità, qual è la vostra vera, qual è la cosa che veramente vi fa battere il cuore, vi riempie il cuore di gioia. E quando una cosa o siete indecisi se farla o vi rende un po' tristi, un po', allora è un no, cioè è un no. È come dire, assaggio la pasta asciutta, il sugo, mi piace o non mi piace? Cioè, o mi piace o non mi piace, non che se vie de mezzo, magari era caviale, ma se mi fa schifo, poco a fare, basta. Beh, beata te che magari hai sto range, hai queste cose, bello, no, a me mi mandano gli ordini, pum pum pum, basta, chiuso, cioè, non è che c'è regio, c'è niente, cioè, mi si dice ok, questo, e nel giro di 2 o 3 giorni arriva questo, per cui non c'è neanche dire ok, scelgo qua, ma va,
cioè, tum tum tum, per cui io mi sento proprio con lo strumento, mi metto là, vabbè, cioè, però sono contento di farlo, cioè, assolutamente, però diciamo, ecco, è bello sentire che diciamo hai questa possibilità di range, ecco. Diciamo che non escludo in futuro, o magari in un futuro prossimo, anche a breve, che magari più mi specializzo in una certa modalità, che ovviamente poi probabilmente arriverà a questo genere di proposta, cioè il fatto che ok, la strada è quella, adesso la sai, adesso sei al servizio, quindi non c'è da capire. O magari arrivo come la tua, che magari mi danno un po' più di range, non lo so, le cose si scoprono vivendo comunque. Sì, però, diciamo ecco, che loro hanno più fantasia di noi sulle cose, molta di più, sicuramente. Anche perché, sai, penso sia, cioè ce l'avremo anche noi, ma abbiamo paura a usarla. Cioè, nel senso, io credo che bisogna avere il coraggio di vivere e di affrontare, di seguire l'ignoto, perché tendiamo a rimanere fermi su quello che conosciamo, ma quello che conosciamo, cioè, se ci pensiamo attentamente, prima non lo conoscevamo. Tu quando nasci non conosci, è tutto nuovo, per cui non è che sei arrivato lì, vuol dire che quello è sicuro, perché vai sempre avanti, per cui perché bloccarsi lì se fino da quando siamo cresciuti siamo andati oltre e siamo arrivati fino a qua, perché poi fermarsi qua e non continuare ad andare oltre a scoprire altre cose che poi tra l'altro porta anche la sigla della canzone, cioè Burn the Ships, che sarebbe proprio brucia le navi, brucia quello che ti tiene fermo, le tue ancore, e vai oltre, perché fa vedere che lui era sulla nave, qua là eccetera, e poi arriva il destino tra virgolette, fa saltare per aria la nave, di modo che devi andare avanti e affrontare il tuo destino. Il problema nostro, tante volte abbiamo paura di andare avanti e di affrontare il nostro destino, cioè affrontare, viverlo, affrontare una battaglia, cioè, no, lo vivi, ma non so perché si rimane là chiusi. Cioè, questa è una cosa, ti giuro, non l'ho mai capita, forse sicuro, ma date da cosa non si sa, però vabbè. Comunque bisogna avere il coraggio di vivere la propria vita, e comunque sia la vita è un quadro, ma spetta a noi dipingerlo, cioè non possiamo delegare qualcuno a dipingerlo per noi e poi lamentarsi che non l'hanno dipinto bene, perché purtroppo la maggior parte della gente si affida a uno che dice fate così, e poi dopo si lamenta, cioè no, cioè tu fai per te, lui fa per lui, cioè ognuno fa per sé, e questo bisogna saperlo, essere responsabili della propria vita, responsabili di prendere la nostra vita in mano, fare le nostre decisioni e esserne, cioè, consapevoli di quello che decidiamo, nei pro e i contro. Però almeno abbiamo fatto una cosa che volavamo. Noi diciamo, oddio, per insicurezza per lui, delego lui, però poi alla fine mi dice fare una roba che non volevo, l'ho fatta lo stesso, poi mi dice, ma dove andiamo? Cioè, questa è distorsione mentale, cioè, no, cioè, abbiamo una vita da vivere, il tempo è poco e dobbiamo viverla, no, nel miglior modo possibile. Sì, c'è una bella differenza fra sopravvivere a se stessi e vivere se stessi. E anche quando si vive se stessi, certo, mettetelo in conto gli ostacoli, magari, cioè, ci sono gli aiuti, ma ci sono anche quelle forme di stimolazione dall'alto che avvengono sotto forma di, fra virgolette, ostacoli, ma in realtà non sono ostacoli, sono semplicemente stimolazioni, un po' come la nota dissonante di cui vi parlavo prima, per dirvi, per scuotervi un attimo e darvi un attimo la possibilità di rimettervi nella strada corretta, ecco, tutto qua. Anche perché la fortuna basta gli audaci. Sì, è vero. È vero, sì. È una cosa che tante volte si dimentica, ma invece è proprio così, perché almeno dici, ok, ho sbagliato, ho fatto bene, giusto, ho sbagliato, sì, però almeno ho fatto quello che mi sentivo. Non c'è cosa peggiore di non fare quello che senti e va anche male, per cui 2 volte sei ding dong, cioè che dici, cavolo, invece che seguirmi ho fatto una cosa che non volevo e mi è andata anche male, cioè, cioè, fioi, cioè, è come tirarsi le martellate, cioè, su un ginocchio, cioè, è assurdo, cioè, fai quello che ti senti, cioè, ascoltati. Connessi con voi stessi e quindi... Alla fine sempre là si arriva. Esatto. Infatti per quello il programma si chiama Connessi con se stessi, perché almeno ci si ascolta e si va verso un futuro migliore, perché l'abbiamo scelto noi,
lo vogliamo noi, abbiamo noi il coraggio di viverlo. Ecco, questo penso sia un po' il succo del discorso. E grazie veramente tanto per essere venuta. Grazie a voi, grazie davvero per l'ospitalità, l'opportunità e anche per l'attenzione, perché 2 ore e mezza di attenzione da chiedere a qualcuno sono tante, sono davvero tante, quindi sì, anche se comunque sia, so che tanti di voi, cioè, magari inizio a ascoltare il programma, magari iniziano mezz'ora, un'ora, e poi il resto se lo guardano magari nei giorni successivi. Meno male. Comunque, per chi non lo sapesse, il programma si può rivedere su Facebook Radio Piper, Facebook Piper Club, YouTube Radio Piper, sul sito di Radio Piper sotto la sezione podcast, per cui sono vari punti dove andare a rivedere questa puntata e anche tutte le altre precedenti, così le potete vedere con calma o magari condividere con altre persone a cui sapete che magari è sulla stessa filosofia di pensiero, eccetera. E questo insomma più o meno. Nel frattempo faremo una pausa pubblicitaria fino a mercoledì prossimo, in cui ognuno mette in pratica o apporta, diciamo, nella propria vita qualcosa che è stato detto, o magari lo apporta ad altri e magari fa anche degli esperimenti su se stesso per vedere come vanno le cose. E finita questa pausa pubblicitaria di una settimana ci si ritrova qua e continueremo, ecco, il nostro viaggio in noi stessi. Chi vuole può scrivermi, roba eccetera, chi di voi magari ha qualcosa da testimoniare, da apportare a beneficio del suo prossimo, è benvenuto a venire qua in studio a parlare, o magari se sapete chi o cosa eccetera, cioè magari mi chiamate o mi scrivete, mi fate sapere, che magari ci mettiamo in contatto. Soprattutto una cosa, questa ve la chiedo di cuore, e questo è importante, se sapete di persone che magari attraverso un momento difficile o qualcosa eccetera, e voi sapete che potete fare qualcosa per stargli vicino, dargli una parola, dargli un momento di conforto, se la sta passando male gli fate trovare una busta di spesa davanti alla casa o qualcosa, dovete farlo. È nostra, vostra, è responsabilità di tutti aiutare il prossimo e amare il prossimo ancora più di noi stessi, perché quello che noi daremo ci ritornerà tante volte in più. Però se noi non dimostriamo la nostra gratitudine verso la vita per quello che abbiamo e non aiutiamo il nostro prossimo, domani potremo essere noi al suo posto, perché la ruota gira per tutti, per cui da lassù guardano come viviamo e l'esempio che portiamo. Per cui questo, ve lo chiedo di cuore, se c'è qualcuno dategli una mano. Ecco. Bene, a mercoledì prossimo. Un grande abbraccio e vi voglio bene. Grazie. Grazie ancora, buonanotte a tutti, a presto. How did we get here? What comes away on a lonely shore? I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah.
if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new